Ezio Collection. Brave of you to stand alone against me, but also quite foolish. Assassin. Hello and welcome to Assassin's Creed Brotherhood. So, I did a playthrough of Assassin's Creed 2 recently, where I had the language set to Italian. And so for Brotherhood, I thought I would do that too. I've done it before in the past. Back in 2020, when I was celebrating this game's 10th anniversary, one of the playthroughs I did for it was to play with the Italian language. So I've heard the game in Italian from start to finish before. Whereas with Assassin's Creed 2, recently it was my first time hearing the Italian language for that game. So I thought I would continue on with that sort of like type of language change for the playthrough for Brotherhood. Do a duology kind of thing. Hey there, Stan. Welcome on in. Thank you for redeeming Frista. What I'm going to do, I'm actually curious. That scene that we saw... I'm going to see if, because I need to change the spoken language to Italian here. So we'll do that. Now I wonder if I go back and then quit. And I'll have to go back into the game from the Ezio Collection menu. But I wonder if it'll be in Italian if I just let it play without pressing anything. So we'll go to that, and then I won't press anything, so that the cutscene that we saw can actually play. Now that I've chosen the Italian language, the game should remember that I made that option choice, and let's see if we can actually hear that same cutscene, but in Italian. I'm just curious to see if the Italian language will actually play during this opening cutscene. To this day, it's still such a great opening. I remember one time, there's this channel that I follow, Fishy, sorry. And I remember he was doing a reaction to his comments in YouTube. He does that a lot. But this one particular episode, he was reading comments on, I think it was on Black Flag, and someone had read a comment said, "Oh, yo, I found out this secret hidden cutscene in in Assassin's Creed Black Flag."
And it's just the cutscene that plays in Black Flag if you don't press anything at the start menu. Alright, let's see if this is in Italian this time. Ezio Auditore. Coraggioso a presentarti da solo, ma anche piuttosto ingenuo. Assassino. Guardie papali! Awesome, there we go. So we got that in Italian this time. Alright, so my last playthrough of this game this year was doing a 100% completion playthrough. That was a playthrough where people contributed channel points to the community challenge for me to do a 100% completion playthrough. So we did that back not that long ago, actually, just a couple of months ago. In fact, this is 2 months from the last time I streamed. Cool. Alright, so let's start the Italian language playthrough. I'm going to name the save file Assassino. Credo che nessuno a questo mondo si aspetti di svegliarsi un mattino e ritrovarsi nel bel mezzo di una guerra fra due organizzazioni segrete. Non io, almeno. Ma eccomi qua. Da un lato ci sono i Templari, meglio noti al giorno d'oggi come Abstergo Industries. Vogliono controllare ogni cosa. Politica, economia, tecnologia. Non si fermeranno finché non ci avranno soggiogati tutti. Letteralmente. Contro di loro si battono gli assassini, un gruppo votato alla difesa del libero arbitrio dell'umanità. Io sono nato nella confraternita. Alcune settimane fa i Templari mi hanno trovato e fatto prigioniero. Mi hanno legato a una macchina e costretto a lavorare per loro. La chiamano Animus. È lì che ho passato gran parte del tempo. A rivivere i ricordi dei miei antenati, a scoprire vite intere racchiuse nel profondo del mio DNA. Prima ho ripercorso la vita di Altair ibn Lahad, un assassino delle crociate. I Templari volevano trovare qualcosa chiamato frutto dell'Eden, un antico manufatto in grado di piegare chiunque al loro volere. Pensavano di aver ottenuto quello che stavano cercando. Così hanno deciso che ero diventato inutile.
Ma Lucy mi ha salvato. Lucy, quando tutto sembrava volgere al peggio, si è rivelata un'assassina e mi ha aiutato a fuggire. Speravo che fosse la fine delle mie disavventure, ma eravamo solo all'inizio. Sono ritornato nell'Animus. Ora sto rivivendo i ricordi di Ezio Auditore da Firenze, un mio antenato del Rinascimento, alla ricerca di una via da seguire. Grazie all'effetto osmosi sto diventando un assassino non soltanto di nome. Mi tornerà comodo, visto che i Templari vogliono ridurci tutti in schiavi. Ci hanno trovato. Hanno fatto irruzione nel nostro rifugio, ora siamo in cerca di un posto sicuro. Solo che non ce n'è e il tempo stringe. Mi chiamo Desmond Miles e questa è la mia storia. Sì. Come hai fatto a trovarmi? Mario Auditore ha condotto fin qui. Rebecca, che succede? Devo fare qualche verifica, torno subito. Hey Brutus, welcome back to another stream. Cosa? Chi è Desmond? Non capisco. Ti prego, aspetta. Ho così tante domande. Alright, so I need to do some changes with the audio. Might put that down to 5 instead. That to 7. That to 9. Mass Exodus, follow Mario. Meglio nelle mani della terra che nelle mani dell'uomo. Zio Mario. Che posso dire? Abbiamo mandato un solo uomo contro un'intera armata. Ero in pena. Svelto, sali. Dobbiamo uscire di qui. Hey there, Senny. Good day to you, dude. How's things going? Hopefully, things are
starting to look up a bit with everyone. Hopefully, people are starting to feel a little bit better. How's things going, dude? Non credereste mai a ciò che ho visto, zio. Resta vivo, così potrai raccontarmelo. Prevedo resistenza. E io prevedo che il Borgia lamenterà la perdita di molte vite stanotte. Stanotte. I remember that word, tonight. Ask me randomly 5 weeks from now if I remember that word, I probably won't. Che cosa fate qui? Assassini! Dio vi punirà per i vostri crimini! Voi avete profanato la santità di questo sacro luogo! Voi condannate ciò che non comprendete! Dobbiamo andare, Ezio, presto! Cani! La sua è la voce del demonio! Allontanatevi da loro! Rodrigo è riuscito a ferirti? A malapena. La corazza ha fermato il suo attacco. Contro le potestà, contro i dominatori del mondo di tenebre di questa età, contro gli spiriti malvagi e segni del potere. Perciò prendete l'intera armatura di Dio, lo scudo della fede, con il quale potete spegnere tutti i dardi invocati del maligno. Poiché la nostra lotta non è contro il sangue e carne, ma contro i principati, contro le potestà, contro i dominatori del mondo di tenebre di questa età, contro gli spiriti malvagi e segni del potere. Perciò prendete It's almost like this dude's face palming. It's like, how many hours a day do I need to stand here and just say the same thing over and over and over and over and over again? I could be doing something so much better with my life than just standing here wearing this outfit and having to listen to the same dialogue over and over and over again. Why did I make the life choices that made me have to be here, standing all day, listening to this thing over and over again? Krogigo Levin, your pops are feeling a bit better, but since you caught it last, you're pretty miserable right now, lying in bed with fever. How's EC going today? Oh yeah, dude. That's the thing, like, it's almost like it's something that is piggybacking, you know, it's like be on one person and then, oh, I've done enough on that person, now to move on to the next. So that really sucks, dude, that because you've caught it last, you're, experiencing that as well. Good to hear that they're feeling a bit better. Hopefully you'll be feeling a bit better as well. He's like, my father said I could just chill and drink beer all day. Yeah, he also said that maybe he could drink 2 or 10 beers as well. Ace is going really, really well. Finished off AC2, and it was cool to play through that game with the Italian language for the first time. I really liked the actor who played Bartolomeo. I think that was a real highlight of the Italian language performance with him when he's in the cage and he's saying all that awesome dialogue. And also Katerina in the part where she's saying all that really cool stuff, all those swearing and all that kind of stuff. So it was cool. I definitely enjoyed that. And I figured that I may as well do the same with Brotherhood back to back. I've done it with this game, of course, before, so it won't be a fresh experience for me in that respect, but I thought it'd be good to play both back to back with the Italian language. Bartolomeo was next level. You guess whenever they're ranting in Italian, oh, absolutely. Like the way that the lines were delivered, like you didn't even have to know what was being said. You just knew that he was tearing them a new one with words. Sta pronto a batterti. Che intendete fare? Salvarti, a quanto sembra. Non male per un vecchietto. Concordo, te la cavi ancora bene. Buona questa. Magnifico! Bel colpo!
Notevole! Oh, absolutely, Stan. Katarina really is brutal in that scene. It's definitely a really big highlight of that, and it's a shame that some people might miss it because they might just start running off to the next objective, but it's really, really cool that they had some big spiel that she went on. Da questa parte! Sorry, Mario. Ezio knocked Mario off there. It's like in Mario Kart, except with parkour. Just need to drop a banana peel. Riposi in pace. Prendete quel bastardo! Santo Padre, a benedetto l'iniziativa del Lì! Vorrei anch'io trovare un modo. Ha perduto il senso. Ha perduto il senso. Hey there, Afro. Yeah, I thought I would just put AC Bro for Brotherhood. Welcome on in. I've called this save file for this playthrough Assassino as well. La decisione spetta soltanto a te. Basta che ti sbrighi. Dalla a me. Potrei farci ciò che vuoi in seguito. Sta bene. Salta! I don't blame you, Afro, for enjoying Brotherhood a lot. It really is a really good game. Hey Anasune, how's things going for you? E poi Minerva ha parlato del sole. E di un disastro avvenuto molto tempo fa. E di un altro che sta per venire. In un futuro lontano, vero? Allora non abbiamo di che preoccuparci. Sì. Forse il nostro lavoro è finito. Non sarebbe poi così male. Abbiamo potenziato l'arsenale mentre eri via.
Ah, adesso è usanza accogliere i visitatori a colpi di cannone? Chiedo venia, li abbiamo fatti montare appena qualche giorno fa. I miei uomini si stanno ancora addestrando. Piano. Bentornato, Vai, vai. Ezio. Ezio! Guardate, Ezio! Fatemi vedere. Buongiorno. Salute, È Mario! bello Ma essere a guardateli casa. un po', quei due. Questo borgo diventa sempre più bello. Grazie a te. Fratello! Claudia. Fa piacere tornare a casa. E nostra madre? Sta bene. Avevo sentito dire che stavi tornando, ma sono lieta di vederlo coi miei occhi. La contessa di Forlì è qui per darti il benvenuto. Non pensavo che fossi tanto famoso. Caterina. È qui. È finita, dunque. Lo spagnolo è davvero morto. Stasera raduna gli altri nello studio di Mario. Ti spiegherò tutto lì. Preparati, Ezio. Sarai bersagliato di domande. Claudia, di alla contessa che attendo con ansia di incontrarla questa sera. Understand, things are good. You just bought a new game, so now you're waiting for the time left part of the download to figure out whether it wants to count up or down. Yeah. I hate that kind of wait sometimes because you're like, and it's going and it's slowed down, and it's going back up and it's slow, and going back so slow. Just up and down. Oh, I won't be doing optional objectives in this game either, in this playthrough. Buongiorno. Ezio, adesso Mario mi ucciderà? Il suo cavallo preferito è scappato! Non disperatevi, lo recupererò io. Dio vi benedica, Ezio. Tenete. Grazie, Ezio. Non riesco più a badare come si deve ai cavalli. Promettetemi di godervi la vostra buona salute. Non perdete tanto tempo in battaglia come vostro zio Mario. Le mie battaglie sono già state vinte. Ma che bella notizia. Arrivederci, Ezio. Afra, when you first played this game, you were stuck at the cannon part of the defense mission for like a week. Like, you got it played, got stuck, thinking you could never do it, but a week later you played it again, and you did it. That's good that you kept at it, you know, and you might have taken a little bit of a break from it, maybe, you know, before jumping back into it, but at least you still kept going until you got it done. That would have felt really good to get it finished after so long. I understand they're like, sweet, just got 30 minutes to go, and then it's back up to 40 minutes. Bit of an extreme example, but yeah, definitely understand what you mean, and it just adds a level of annoyance where it's just like, come on. Shouldn't be like this. It's 2023, not 2003, with, you know, internet that's not as fast as it is nowadays. Dunque, questi sono i nuovi cannoni? Sì, messer Ezio. Posso provarne uno? Sì, ma Avanti, diglielo. noi non siamo riusciti a farli funzionare. L'idiota che li ha montati non si trova da nessuna parte. Allora sta a me trovarlo. Non vogliamo che sprechiate il vostro tempo. Nessun problema. Adesso ho tutto il tempo che voglio. Nessun problema.
Oh, it really is, Anasune. It is still better than waiting a full week for a single game to download. I like the word for cannons in Italian, cannone. Yeah, hopefully not, Anasune. Could you imagine if internet speeds also went back to like dial-up era? Like, yeah. Salve, messere. Abbiamo bisogno di voi per sistemare i cannoni. Lasciatemi in pace. Io non sistemo nulla prima di mezzogiorno. Lo sapete che ore sono? Costruisco cannoni io, non orologi. Se siete impegnato, li sistemerà qualcun altro. Un momento. Nessuno tocca i miei cannoni. I soldati non hanno alcun rispetto per l'artiglieria. Si aspettano che funzioni così per magia. Invece bisogna volerle bene, bisogna incoraggiarla. Per ora abbiamo a disposizione solo dei semplici cannoni, ma ho messo le mani su un progetto proveniente dalla Francia, una sorta di cannone a mano. Lo chiamano assassino in ferro battuto. Immaginate, un cannone portatile. Questo è il futuro. Futuro. Anasune, shit would go from 60 frames per second to 120 seconds per frame. Oh yeah. Utterly ridiculous. Cosa avete combinato? Li abbiamo usati. Non sono pronti per sparare. Avreste potuto ucciderci tutti. Fatemi vedere. Il suo alito è ancora più letale dei cannoni. Solo se siete voi due idioti a usarli. Ecco, provate ora. Mirate a qualcosa per saggiare l'allineamento. Alright, I want to get the dialogue for missing on purpose in Italian. Il meccanismo di puntamento funziona. Il problema deve essere dietro al cannone. Qualcuno qui sa come si spara. Ora passiamo all'altro. Devo andare. Grazie di averci aiutato. Se domani all'alba sentite sparare, non preoccupatevi. Saremo noi che ci esercitiamo. Peccato che non vi servirà a nulla. Divertente. Ora riparate il secondo cannone. Stan, remember when we used to wait for a photo to load? Such good times. Like, you don't even miss it. Really glad internet speeds ramped up greatly. Well and truly. Plus, you know, things like how long it takes for your computer to load up. Getting instant on, you know, things like that. It's always interesting with the advancements of things because it always makes you wonder how you may do with the things that weren't that advanced. But the thing that you need to remember is that the only reason why you think the thought of how did we get by with that stuff, you forget that it's because we didn't have that first-hand knowledge and experience and feeling of knowing what was more advanced and what that felt like. So when we have something more advanced, it makes us think, how the hell did we survive with, you know, this and that? How the hell did people, you know, stand having dial-up? And it's like, well, there was no alternative. You know, you had to have that. Like, if you wanted to use the internet, that's the way you had to do it.
You just had to get used to it, just like people, had to get used to, using computers when it wasn't really something that everyone was kind of like taught to do in like a school setting and stuff like that too. You just had to, learn it yourself and all that kind of stuff. Anasune, you're too young to remember dial-up, and damn, you're glad about that. Oh yeah. Yeah, I mean, it was very annoying, and also too, if you wanted to have the internet for yourself and you had it connected to your phone, like there were adapters so you could actually still receive phone calls while you were on dial-up, but in questa città sono delle signorine. Dovrei avere un esercito ad aiutarmi, invece nessuno. Nessuno. Serve aiuto? Salve. Quanti fiori. Vostro marito è molto fortunato. Sono io la fortunata. Ci siete voi ad aiutarmi. Vediamo cosa posso fare. Prima potrei avervi dato un'impressione sbagliata. Ah sì? Non ho marito. I fiori sono per una festa. E io sono invitato? Alla festa di compleanno di Claudia Auditore alla villa. Se vorrete aiutarmi ancora, ho bisogno di una persona di classe che mi accompagni. Cosa vi fa pensare che io abbia classe? L'ho capito appena vi ho visto. Nessuno qui può vantare un simile portamento. Lo stesso Ezio Auditore ne resterebbe impressionato. Oh, che cosa sapete di Ezio? Claudia ne dice un gran bene, ma egli di rado le fa visita. A quanto ne so, tiene le distanze. Avete ragione, le ho tenute. Oh no! Voi! La festa doveva essere una sorpresa. Promettetemi di non dirlo a Claudia. Il mio silenzio ha un prezzo, non credete? Confido di potervi offrire varie contropartite. Sarò lieto di valutarle appena arrivati. E ora, a proposito del mio silenzio, Un'idea ce l'avrei. Ma c'è una condizione. qualsiasi cosa. Dovrete aspettare fino a domani. Se la cosa vi fa piacere, non sarò io ad oppormi. L'attesa sarà valsa la pena. Fidatevi di me. next minute, Katarina's here. Then next morning, cannonballs. Buongiorno, Ezio. Caterina, a cosa devo il piacere della tua presenza? Al desiderio di un'alleanza. Le armate papali hanno ripreso a marciare su Forlì. I vostri mercenari gioverebbero molto alla mia causa. Con tutta probabilità potrò darti ciò che desideri. Ma ne parleremo dopo. Madre. Machiavelli. È fatta. Anche se in un modo, credo, del tutto inaspettato. Sono andato al Vaticano e ho affrontato Rodrigo. Ha usato il potere del bastone pastorale contro di me, ma l'ho sconfitto. Grazie al bastone e alla mela sono riuscito ad accedere alla cripta. Lì, un quadro della dea Minerva in grado di muoversi mi ha parlato. Ha predetto che una terribile catastrofe si abbatterà sull'umanità, ma che grazie ad alcuni templi nascosti c'è ancora una speranza. Poi si è rivolta a un fantasma, un certo Desmond, come se si trovasse lì, accanto a me. E dopo l'avvertimento, è sparita. Incredibile. Al di là d'ogni immaginazione. La cripta non conteneva la terribile arma che paventavamo. Ottima notizia. Ma questa dea, questa Minerva, aveva sembianze umane. Sì, ma le sue parole dicevano il contrario. La sua stirpe morì molti anni fa. Vorrei potervi mostrare le magie di cui era capace. Chi è Desmond? E dove sono i templi di cui ha parlato Minerva? Lo ignoro. Forse dovremmo cercarli. Dimmi com'è finita con il Borgia. Rodrigo ti ha implorato? Ha chiesto perdono? Ti ha promesso potere in cambio? No, nulla di tutto ciò. Interessante. Mi sorprende che abbia mantenuto un contegno.
L'ho lasciato vivere. Lo spagnolo è vivo? Potremo parlare di cripte, dei e antichi luoghi solo quando i nostri nemici saranno morti. Avresti dovuto ucciderlo. Ne patiremo le conseguenze. Non sono qui per dibattere sul passato. Insieme dovremmo piuttosto parlare del futuro. No, io devo partire immediatamente per Roma. Ezio, non so perché l'hai risparmiato, ma mi fido del tuo giudizio. Anche Machiavelli capirà. Hey there, Lucinda. Good morning to you. Welcome on in. How is Brotherhood going? I see you completed AC2. GG's. Thank you so much for the GG's on that, Lucinda. I did, yeah, finish that off earlier, and I thought that I would do a follow-up playthrough of Brotherhood and do the Italian language as well. That way I've also got this in a VOD and then on YouTube, because I didn't have that set up the last time I did this in Italian. So I figured I'd take this opportunity to do it back-to-back with AC2 and then have it on record then. So I've done it before with this game, so it's not fresh in that sense, but it is still cool to actually experience this with the Italian language as well, because this is only the second time ever, and that was like, you know, back in 2020 when I last did it. And Brotherhood's going well. Just did the opening little bit. And how was the rest of your birthday celebration? Hey there, Maxi. Good day to you, dude. Welcome on in. How's things going? Lucinda, I see. Do the same voice actors return? Will we hear the same Italian Bartolomeo? Now, that is actually a good question. I think they might have actually changed who played Ezio from AC2 to Brotherhood with the Italian language. The actor for Machiavelli sounds the same as he did in Assassin's Creed 2. I felt that the voice for Machiavelli in Assassin's Creed 2 with the Italian language sounded younger than he actually is. But having said that, though, Sean Bai-Cho, who actually plays him, also has a youthful voice as well. So I'm not too sure if that aspect on its own is sticking out enough for me to really know if it's the same actor in the Italian language for this game versus 2. That's excellent, Maxi. Glad to hear that you're going good, dude. As for me, I'm going good. I'm having a good weekend. Things are going well. Hey there, Kenway. Katarina looks so much better here. Would date. Yeah, they definitely changed her character model, the face and everything. Same with the other characters too, like with La Volpe especially. Like, he doesn't have as many wrinkles in his forehead when his eyes are relaxed than he actually did seemingly in AC2 as well. Lucinda, thank you so very much for the 25 months in a row. That's amazing. Thank you so very much for that. I really do appreciate every bit of that. Thank you so, so much. The rest of your birthday went well. You went out for a nice steak dinner, had good food, and filled up. That is excellent. I'm glad that you had a great rest of your birthday celebration. That sounds really, really good. Steak dinners are awesome. Did you end up having the, I think you said you were going to have, or you wanted to have like a cocktail. Did you end up having that as well? Maxi, just having a coffee after waking up. You've woken up over 10,000 times in your life, and you're still not used to it. That actually makes me wonder, you know, how many times the average person wakes up in their life. Because then that would be like, you know, how often do people sleep? Lucinda, you did. You had a Grey Goose screwdriver. Well, that's cool. So was that one that you had before? What do they sort of do with that one? Kenway, people say if you do something 10,000 times, you get good at it. It was a lie. Yeah, I mean, I haven't played the games that I've replayed multiple times, 10,000 times, but even having played games multiple times, that definitely does not mean that there won't be moments where I mess up or forget stuff. Especially too when there's games that have similar genres and similar kind of like
things you can do in terms of the character's actions. And so sometimes you get mixed up with what button does what, because in 10 other games it did this, and in this one other game it does that. Honestly, now speaking of AC2, you much prefer the part where Air assassinate Rodrigo. You just think Requiescate in pace bastardo just sounds cooler. Yeah. It really does. I like how it sounds. Listen, it's just a vodka and orange juice, but Grey Goose is your favorite brand. It's a smooth-tasting vodka, and yes, it's what you drank before you switched to beer many years ago. Well, that's good that you're able to actually have that too, and enjoy it, especially on your birthday as well. I'm glad that you're able to have something like that. Bentornato. Pronto a ripartire? Non serve che me lo chieda. Si dovrebbe sempre avere la libertà di scegliere. Shh. Cos'è stato? Probabilmente è solo un'esercitazione. Diavolo! Devo trovare Mario e radunare le truppe. I miei uomini sono nella corte. Li guiderò ad aggirare gli assalitori. Non farti vedere. Sono i Borgia. E nessuno li ha avvistati. Si saranno ammassati a est durante la notte. Dobbiamo respingerli finché la gente non sarà fuggita. Bene, me ne occupo io. Usa i cannoni sui bastioni. Io guiderò un attacco frontale. L'avete con voi? Lo tengo al sicuro. I Borgia non devono fare breccia nelle mura finché tutti non saranno in salvo. Insieme per la vittoria. Insieme. Zio, state attenti. Certo. I miei figli! Dove sono i miei figli? Dove stiamo andando? Madre mia, non trovo mia madre! Aiuto! Aiuto! Oddio! Dove sei? Marcello! Correte! Correte!
Grazie al cielo! Dobbiamo respingerli finché gli abitanti non saranno fuggiti! Puntate contro i cannoni, signore! Dovete sparargli contro, signore! Quasi metà degli abitanti è già fuggita! Ricarica! Ricarica! È morto, signore! C'è ancora qualcuno in città! Non fermatevi! Quasi tutta la popolazione si trova fuori dalle mura! Li avete salvati! Un momento! Dei soldati stanno scalando le mura! Signore, lasciate perdere i cannoni! Dovete fermarli! Voi andate! Ci penso io qui! Uccideteli tutti! Fermatelo! Laggiù! Là! Prendetelo! Là! Prendiamolo! Torna qui! Sfondano la porta! Lo so che ci sei, Ezio! Il Papa mi ha parlato di te e del tuo piccolo gruppo di assassini! E di questa! Dammi l'arma che ci ha fatto il suo amico. Tutto questo sangue versato andrà in qualche modo deterso. Dunque consideralo un invito da parte della mia famiglia alla tua! Yeah, can wait. Understand that when you first tried beer, you just couldn't finish. Tastes like Vegemite on charcoal toast to you. Now that would definitely be a combination of foods.
I mean, if you put too much Vegemite on a sandwich and give it to me, then it's going to be very, very bitter tasting. Unless you have more butter on it than Vegemite, then that might actually balance it out. But yeah. But having Vegemite on charcoal toast is definitely not good. Kenway, here comes one of the hardest missions. Thank God they didn't put any optional objectives in that mission. Yeah, there's a person that went through all the Assassin's Creed games without taking damage. And the little tricks that they have to pull, because there's some moments where you take damage because you're positioned in the wrong spot before the cutscene ends. Oh, I mean, before the cutscene starts. You know, and then when the cutscene ends, you might be in a position based on that that's, you know, going to get you damaged and all this kind of stuff. Uncle Mario voice. Only if Ezio knew that was the last of Uncle Mario he would see. That's true. Yeah, Ezio thought that he might be able to just retire a bit at this point, because he was sort of like thinking that the threat from the Borgia was ended, and that he'd be able to have, like, you know, a normal, quote-unquote normal life. But no. We wouldn't have a game if that was the case. Indeed, Lucinda. It's always sad to see Mario go. Such a brutal way too, like a headshot point-blank range as well. Kenway, it's me, Uncle Mario. Hello. Select your player. Basta. Posso camminare. Attenti! Stanno arrivando! Ritirarsi tutti all'interno della villa! Io non posso battermi in questo stato. Datemi manforte! Parategli il passo! Non credere di passare. Va dentro il santuario! Seguimi! Il bastardo no! Via! Bloccategli le vie di fuga! Adesso muori! Li tratterrò io. Va, presto! Credevamo foste morto, Ser Ezio. Non ancora. Dove porta questo passaggio? A nord, fuori dalle Non mura. immaginavo esistesse. Lasciate che vada, aiuto le truppe. Presto, Ezio! Dov'è nostra madre? Sta bene? Sono qui, Ezio. Grazie a Dio. Non potevamo andare senza di te. La via sarà piena di pericoli. Proteggi nostra madre. Dov'è Mario? Pensavo che ci avrebbe aspettato. La fanteria dei Borgia circonda la città! Mario è morto. Dovete lasciare questo luogo. Porta nostra madre a Firenze. Datemi un cavallo! Tu non vieni con noi? Dove intendi andare? A Roma! Va, figlio mio. Sconfiggi il nemico.
Ma non dimenticare per chi lottano gli assassini. Assassini. Sune, but since then you started drinking rum, and that seems to work for you. Rum with sarsaparilla, to be exact. Not sure if I've actually tried that mix before. I usually have just in the past had rum and coke. Kenway, whenever games or movies are dubbed to another language, why does it sound like the actors are in a rush and must talk in high speed? I think it's because they're trying to match the mouth movements as much as possible in such a way that when the actual mouth movements stop to signify the end of a dialogue, that the dialogue in the new language or the different language doesn't run past that or stop short of it. So that might be why, and it might also be why they don't fully translate it 100% to what it originally was into a different language. I think it's sometimes noticeable when you have like subtitles in English and you have the language as a different language than English, and sometimes there might be words that are in English that aren't actually given the the counterpart word in the other language, but they might be saying something that's just a shorter version of something like that. Like, if I was to say in English, I am going to the store to buy some bread, when they translate that into a different language, they wouldn't necessarily be translating every single word that I say. They'd be saying the most important aspects of that, which is travel, shop, bread, things like that, I imagine. Yeah, Kenway, yeah. I mean, it's not perfect because sometimes if you know the dialogue and what they're saying, and you look at the mouth movements and you hear the different language, then you know when they're not actually, making it match properly. Understood. Now, your guess is that the translated language ends up making the sentence longer than the original language, meaning they have to speed talk to make it fit. Well, that's true too, as well, having to do that kind of stuff. It's probably easier in movies where the editing has been done, where the audio of the next clip that you see starts playing before the vision for it. So that way you can use transitions with dialogue and audio that don't 100% always start when you start to see them. Like someone might open a can of drink, but in the editing they might make the opening of the can happen before we actually see the can opening. Just to sort of like change how the transition happens. So maybe when they do it with a different language as well, they're also looking for those moments and trying to figure out, well, where can we start the dialogue before we even see the mouth movement of the character and still have it make sense. So I don't know if they do any editing of their own when they get given it. Like if a movie is edited already and then they give it to be dubbed in a different language, I imagine they probably just go off the footage they've got. They wouldn't necessarily re-edit it unless they're taking something out that isn't wanted in there because of different countries and cultures and different things. Lucy, non riesco a localizzare l'FDA di Ezio. FDA? Qualcuno può dirmi che succede? Scusa, Desmond, frutto dell'Eden. Al Vaticano, Minerva ha accennato ad altri templi e al fatto che sono essenziali per impedire la catastrofe che sta per abbattersi sulla Terra. Esatto. Sono convinta che per trovare i templi dobbiamo recuperare la mela dell'Eden di Ezio. Minerva l'ha in qualche modo alterata toccandola. Un momento. Siamo a Villa Uditore. Sì, il nostro ultimo rifugio in Italia. Pare che i Templari stiano bloccando i confini. Nel 1507 Ezio nascose il frutto dell'Eden, ma se provo ad accedere a quella sequenza genetica, pare che
si ricordi di qualcos'altro. Una specie di ricordo nel ricordo? Sì, esatto. Forse. Esatto, forse? Mi pare che ti sia già capitata una cosa simile all'Abstergo, vero? Anche il soggetto 15 manifestava talvolta ricordi nei ricordi, ma era incinta. I ricordi del padre e della madre del feto erano in competizione. Beh, Desmond non è incinto. O almeno non si direbbe. Forse ha solo mangiato troppo. Puoi saltare a un ricordo successivo? No, non funziona. Mi ricorda qualcosa. Non si poteva accedere agli ultimi ricordi di Altair finché Desmond non ha migliorato la sincronia. Allora forse adesso sta succedendo la stessa cosa. L'inquietudine di Ezio si sta riflettendo su Desmond, destabilizzando il ricordo. In alternativa, Rebecca non sa fare il suo lavoro. Grazie, stronzo. Perché? Stavo solo elencando le spiegazioni possibili. E questa mi sembra la più probabile. Permalosa. Qui non è sicuro. La sorveglianza cellulare vede attraverso i muri. Intendi sorveglianza satellitare? Scherzi. L'Abstergo ha potenziato i ripetitori anni fa. Ora le onde attraversano qualunque cosa in superficie. Ci troveranno. E invece no. Seguitemi. Stronzo. Touchy. È bloccata dall'interno da una trave. Da qui non si passa. Che si fa adesso? La strada che abbiamo fatto ci riporta dritti all'autostrada. Qui non siamo affatto al sicuro. Non abbiamo dei teli, dobbiamo nascondere il furgone. Scusate se insisto, ma non abbiamo molto tempo. Beh, allora aiutaci, Sean. Hai qualche idea? Non saprei. Magari il santuario ha un altro ingresso. Ehi, ho trovato qualcosa. Seguimi. Desmond, io davvero non ho parole. Mi è venuto spontaneo. Possiamo passare da qui. Bel lavoro. Allora noi vi aspettiamo qui, d'accordo? Tutti soli soletti, con un bel bersaglio dipinto sulla schiena. Perché non s'accende? È bello non essere nell'Animus. Non è esattamente la mia idea di divertimento. Fammi indovinare, tu sei più il tipo che va a letto alle 6. Cosa? Desmond? So divertirmi anch'io. Molto convincente. Sì, mi hai convinto. Ok, dopo che avremo salvato il mondo te lo dimostrerò. Me lo metteresti per iscritto? La luce. Hey there, Rosie. Welcome. You keep thinking they're talking about cheese? Be a very cheesy conversation then. Cos'è stato? Io non vedo niente. Fuggite, prima che i soldati vi prendano! Correte! Via! Sono fuggiti di qui. Cosa? Ezio e la sua gente. Dopo l'attacco, adesso riesco a vederli. So che è difficile, ma cerca di distinguere le cose, concentrati sul presente. E se le visioni non si fermassero? Tra un po' comincerò a disegnare simboli sui muri. Non ci scherzare. Il 16 è morto. Restiamo sul presente, ok? Grande, non si muove. Ci posso passare sotto. Pronto? Ce la fai a sollevare quella grata? No, se non vuoi vedermi ridotta come quello scheletro. Troverò un sistema.
Da qui posso calarmi nel corridoio di sotto. Attenta ai pipistrelli. Dove? Cioè, nel caso ne vedessi. Ricordami di non coprirti le spalle. Desmond, Altri fantasmi. sono qui, ok? Resta con me. Ti sei fatta male? No, nostra madre come sta? Desmond, di qui non si sale. Che ne dici di darmi una spinta? È una pessima idea. Ti lancio in aria e tu ti aggrappi alla sporgenza. Peggio ancora. Seguimi. Rosie adventure into the cheese mines. There would be a lot of rats in a cheese mine. More rats than there would be in a regular mine, I imagine. E questo? Che cosa vorresti... Bel colpo. Un gioco da ragazzi. Di quando saranno queste gallerie? Del Medioevo, credo. Ma le travi reggono ancora il nostro peso. Dopo tutto quel tempo nell'Animus, non sono sicuro. Mi ero ripromessa di non dirti niente, ma stai davvero ingrassando. Aia. Ho anche detto a Rebecca di allargare l'Animus. Sul serio? No. So serio? No. Why so serio? Si sale. Pronta. Can we fact in weeks? Yeah, I mean, Desmond, I think it's been 2 weeks, the intro said, since he was in Abstergo. L'ultima volta che sono stato qui... Che Ezio è stato qui. Sì, volevo dire Ezio. Non dovrei sottoporti a tutto questo, non è giusto. Ehi, scherzi a parte, questo è il culmine della mia vita. E lo è grazie a te. Concentrati sul percorso, ok? Da quando è diventato compito mio? Se tirassi io tutte le leve, che cosa ti resterebbe da fare? Niente? Bel tentativo. Pronta? Un interruttore! Anderson, you wish they never... You wish they never killed him off? Yeah. Definitely made things a bit difficult to, Sono bloccata quassù, ma vedo una leva giù in acqua. Che bello. Ezio fa il bagno con Caterina Sforza e io sguazzo in una latrina. Definitely didn't make things very easy for them moving forward with the present day narrative, that's for sure. Can we, with Ezio gone, that was like the only way to go forward, you think? Maybe, but I think too, you have to remember that by the time of Assassin's Creed 3, that was actually the 5th game in the series as well. And so, having a different protagonist and all that kind of stuff. But they did what they did, I guess. We live in this we live in this timeline where that's not what happened. That's how things happened. Ecco, ho trovato. C'è un'altra leva poco oltre. Vieni qui. Cazzo, è gelata! Piantala di frignare. Per te è facile, non stai nuotando nei rifiuti tossici medievali. Ah. Puzzo da far schifo. Il solito esagerato.
Ricorda, questo è il culmine della tua vita. Sì, sì. I understand what you mean. They already had a story planned out, but cancelled it because of whatever they were thinking. Yeah. I mean, there's definitely a lot of things that they probably would have planned to do, but didn't. Lucinda, okay, Rod, it's time for you to go run your errands. You'll stop back a little later if you're still streaming before you head out for your later morning plans. Have a great rest of your stream if I don't happen to catch you. That's definitely no worries, Lucinda. Thanks for popping in for a bit. I do appreciate it. I'm glad that you were able to have a great end to your birthday yesterday. And thank you so much. I definitely will be streaming for a little bit longer. Want to make a little bit of progress. I hope your errands go well. Would like to definitely recommend people check out Lucinda's channel if you haven't before. Lucinda is doing a playthrough of the Assassin's Creed series, currently on Assassin's Creed Unity. She'll also be playing through Assassin's Creed Syndicate, Origins, Odyssey and Valhalla as well. Most recently finished a playthrough of Deathloop and started a playthrough of Spec Ops: The Line. Is also a fan of stealth games like the Dishonored series and a big fan of horror series like the Resident Evil series. So I highly recommend checking out Lucinda's channel if you haven't before. Rosie, this is all very Uncharted right now. Well and truly, yeah, there's definitely a lot of similarities between Prince of Persia, Tomb Raider, Uncharted and Assassin's Creed. Just like there's similarities between Mario and Sonic games. Can't wait because Layla is... You think now it's Sean's time. Yeah. Well, I don't know really what they're going to do moving forward in the future. That's okay, Lucinda. Absolutely no worries at all for the shout out. More than happy to give you one. Hope your errands go well. Pronta? Sì, vai. Ok, molla. Com'è che tu non ti devi bagnare? Perché ci sei tu? Simpatica. Vero? T'ho presa. Grazie. Ezio! Siamo passati, fai presto! And as soon as you were playing the Expanse game, and it seems like the majority of the bigger choices are basically just emotion versus logic. Yeah, I mean, when you think about it, like, there's definitely a lot of choices that we either make because of our emotions or our logical thinking as well. It reminds me of the Dark Pictures games, where the choices are either from your heart or from your head as well. Oh Cristo! Dio mi salvi! Bene, il ponte è andato. Impossibile saltare. Ho un'idea. Dovrai aiutarmi. Mettiti sul bordo e sta pronto. Pronto? È fatta. Fammi vedere. Oh, tu va pure avanti. Io me ne resto qui a morire al buio con i pipistrelli. Avanti, salta. Ottimo lavoro. Mi spiace per i pipistrelli. A me no. Wonder if there's any dialogue if you go a different way. It's just dialogue of, come on, let's go. I thought Desmond might say something different if you jump back in the water. I understand. I'm not saying it's a bad thing, just that you never see it much in these choice-based games. Yeah, I guess they just decided in some games to make it a prominent thing, or to actually point it out to the player as a thing.
whereas others don't really do that. Like Detroit Become Human, for example, when you get given options for dialogue, it doesn't have like an icon left next to one option that says this is an angry option or a sad option or a happy option or anything like that. Uno pensa che le scale portino da qualche parte. E invece no. La vita è una delusione continua. Aspetterò qui. Bene, adesso lascia che vada a tirarti giù quel ponte. L'ultimo l'ho fatto io. E sono sicuro che sarà il tuo ultimo. Ah, molto spassoso. Ecco qua. Grazie, Desmond. Ora tocca a me pareggiare i conti. Grazie. È già qualcosa. Stupiscimi. Ecco fatto. Grazie. Siamo una buona squadra. Ok. Avanti, Desmond, andiamo. Riesco a vedere il santuario. Wow. Sembra così vecchio. Ezio deve essere tornato qui dopo l'attacco. Ma perché? Desmond! Giusto. Apriamo quella porta. And so now you wonder what an Assassin's Creed with Arkham style combat would be like. Yeah. I mean, Assassins are definitely agile enough to do that kind of stuff, like do somersaults and flips and stuff to get from one enemy position to another. Prova a usare la vista speciale che hai imparato da Altair. Qui c'è qualcosa. Riesci ad aprire quella dannata libreria, Desmond? I want to hear Sean angry in Italian. Oh, nothing else gets said if you don't do it straight away.
fatta. Ah, alla buon'ora. Cos'è quello? Credo che appartenesse a Ezio. Sotto ci sono dei numeri. 1419, 1420 e 1421. Forse dovresti stenderti un po'. Non è nulla, sto bene. Questo posto è stato costruito per durare. Nessun danno strutturale, non c'è neanche campo. Dovremmo essere al sicuro, portiamo qua giù l'Animus. Ok, qui sembra tutto a posto. Sean, nascondi il furgone in paese e assicurati che non ti seguano. Ma che cos'è questo tanfo? Sono i miei vestiti. Sembra che ti sia tuffato in una fogna. È stata un'idea di Lucy. Un momento, ragazzi, ci serve corrente. Qui vicino c'è un cavo al quale potrei agganciarmi, ma il wattaggio è basso. No, ma certo, sicuri che non vi serve altro, non so, del caviale. Magari potrei farti un delizioso cappellino a maglia. No? Va bene, seguimi. Bene, cerca le scatole dei circuiti per tutta Monteriggioni. I giocattolini di Rebecca devieranno un po' dell'elettricità al cavo sotto la villa. Non chiedermi come fanno. Se lo capissi non sarei io quello mandato a nascondere il furgone. Understand they could use the rope dart like how Batman uses the grappling hook, not to scale buildings. Yeah, that's something that is only in the Chronicles games where the character will use the rope dart as a swinging tool. That's something that I think would have been cool to bring into the 3D games that used it. I mean, Liberation brings in a mechanic that would be a good stand-in for it, because they've already done the animation for it, which is the whip. So they could have done the same thing with the rope dart. Eccomi. Appena in tempo, è quasi l'alba. Sì, si è avviato, possiamo iniziare. Vi sono mancato? No? A nessuna? Ehi, sto parlando ad alta voce, mi sentite? Staccano viste. Iniziamo subito. Secondo te che sono quei numeri in fondo al disegno? 1419, 1420 e 1421.
Forse si riferiscono alla guerra dei 100 anni. Aspetta, nel 1419 Papa Martino V arrivò a Firenze, giusto? Partì per Roma nel 1420, l'anno in cui Brunelleschi iniziò a costruire il Duomo. E nel 1421... nel 1421... mi sa che devo fare altre ricerche. Exactly, Anasune, yeah. Use the rope dart to swing on things like beams. Beh, che ne pensi di Monteriggioni? Questa non è Monteriggioni. Quella vera è esistita nel Rinascimento. Chiedimi com'era nel 1554 quando è stata razziata da Firenze e te lo dirò. Ah, pensavo ti piacesse com'è oggi. Non pare cambiata molto. Esatto. La storia studia i cambiamenti, che sono la vita. Se qualcosa non evolve, vuol dire che è morto. Sai che mi piace parlare di queste cose, Desmond, ma ora ho del lavoro da fare. Non c'è tempo per le chiacchiere. Il mio lavoro richiede attenzione, Desmond. Ma adesso ho da fare. Non c'è tempo per le chiacchiere. Vai nell'Animus, Che cosa Desmond. facciamo con l'Abstergo? Aspettiamo. Non appena troveremo la mela, contatterò le altre squadre in Europa, ma finché siamo in Italia dobbiamo cavarcela da soli. Sarebbe bello ricevere un po' d'aiuto dall'alto. Gli assassini migliori stanno raccogliendo informazioni sul lancio del satellite. Sono state individuate varie strutture negli Stati Uniti, in Cina e in Russia, ma sono solo delle ipotesi. Cosa fanno le altre squadre? Ostacolano le ricerche dell'Abstergo. Per quel che ne so, l'Abstergo non sa dei templi e della mela di Ezio. Forse per una volta siamo in vantaggio. Abbiamo da fare. Sei molto concentrata. Ho dovuto inserire i nuovi sistemi in Baby. Adesso sarà anche meglio di prima. Desmond riuscirà a rivivere i ricordi questa volta? Io scommetto di sì. Sono un po' occupata. Abbiamo da fare. Parleremo dopo. Ora entra lì dentro e trova la mela. Contiamo su di te. Abbiamo da fare. Sempre stata una smanettona? No, prima facevo sport, poi mi sono rotta una gamba e ho scoperto i computer. Chi l'avrebbe detto che scrivere codici fosse divertente come saltare giù da un elicottero su una tavola? Per tua informazione, ti conviene far controllare le ghiandole surrenali. Sai, perché quello non è tanto normale. Non distrarmi. Parleremo dopo. Sto lavorando. Non distrarmi. Anasune, suppose Shadow and Mortar is similar enough to an Arkham-style Assassin's Creed. You mean remove powers, add a wristblade, and you got it. Yeah. There's definitely a lot of franchises that have certain elements that if taken out, then the rest would match really well with something in a different one. Come forse avrai notato, ho fatto alcune migliorie all'Animus, ma ho anche inserito un nuovo programma di addestramento virtuale. Qui puoi affinare tutte quelle mosse da sballo che hai imparato dai tuoi antenati. Ora apro una missione. Quell'uomo! Presto!
Dai! Ora! Puoi accedere ad altre missioni virtuali dal desktop. Man mano che completerai le sessioni caricherò altre sfide. Per impedire al tuo subconscio di rigettare gli ultimi ricordi di Ezio, devi viverli nell'ordine registrato dal suo genoma. Evidenzia la sequenza 2, Desmond. Ora selezionala e potrai vedere i ricordi al suo interno. Dopo che avrai sbloccato un ricordo in questo menu, potrai riviverlo tutte le volte che vuoi. E se ci sono dei ricordi che preferisco dimenticare? Desmond, ascolta, è importante. Se hai bisogno di riposare, scollegati dall'Animus. Puoi uscire dalla macchina quando vuoi. Sono pronto a iniziare, tranquilla. Un'ultima cosa. Se incrementi la tua sincronizzazione vivendo gli eventi esattamente come Ezio, potresti anche scoprire qualche ricordo represso. Va bene, iniziamo. Scegli il primo ricordo. Desmond, ho esaminato quei codici a 5 cifre senza senso alla fine dei file del soggetto 16 e credo di aver fatto una scoperta interessante. I codici corrispondono esattamente alle coordinate dell'Animus. Nella banca dati ho contrassegnato con l'icona di un occhio i punti corrispondenti alle coordinate. Probabilmente non troverai nulla, ma insomma, non si sa mai. Calmatevi, il dolore passerà presto. Dove mi avete portato? Da nessuna parte. È stato un uomo a lasciarvi qui. Ha detto qualcosa? Solo questo. Dovrete incontrare Messer Machiavelli davanti al mausoleo di Augusto. Vi aiuto a vestirvi. Questi abiti me li ha dati l'uomo che mi ha portato qui. Sì, messere. Roma. Sì, o quel che ne rimane da quando i Borgia sono al potere. E il mausoleo? Sfortunatamente non è visibile da qui. Forse lo è dal tetto di quella chiesa. Sì, ma le scale sono inaccessibili. Ah, non sarà un problema. Vi ringrazio di tutto quello che avete fatto per me, buona donna. Addio. As good as new. Find a doctor to heal the wounds from the Vila attack, then climb the church tower to locate the Mausoleo di Augusto. Devo trovare un medico. Il braccio. Salute. Mi serve una medicina. Fate vedere. Un uomo della vostra età non può guarire da una tale ferita con una medicina. Questo è per lenire il dolore. Guarirete col tempo. Grazie. 4 dottori su 5 suggerirebbero le sanguisughe, ma non è dimostrato che funzionino in questi casi. Tuttavia, posso consigliarvi tanti bravi colleghi in città. Avete bisogno d'altro?
Potete anche farvi incidere brufoli, pustole, cisti e altre deformazioni corporee. Un uomo della mia età. Ma senti. I understand that one of your favorite parts about AC3 is that when you wear robes other than Connor's, it doesn't override any quest-related clothes that Connor wears for story reasons. Like how if you wear an outfit in Brotherhood, it'll overwrite the Roman outfit he wears in a mission, for example. Yeah, I didn't really actually notice that being the case with the game, but it's interesting the little ins and outs between one game and the next in the same series, and changes that they might have decided to make. Non ho mai visto nessuno così strano. Dico davvero. Pare che uno zotico stia resistendo all'arresto. Gli faremo vedere noi come funzionano le cose sotto i Borgia. Machiavelli può attendere. Ottima esibizione. Sembra vero. Procede così splendidamente che diversi reggimenti sono già rientrati a casa, carichi di spogli. Sua Signoria Cesare Borgia ha distribuito buona parte delle terre conquistate ai valorosi che hanno scelto di restare. Non perdete questa occasione. Aiutate il cristiano. Il duca Cesare Borgia ha emanato un decreto benedetto da Sua Santità che ordina lo scioglimento di tutte le milizie e forze spontanee di cittadini formatesi nei rioni. I soldati, le guardie, i mercenari, i miliziani e gli agenti che vogliono unirsi alle forze del Santissimo Padre Alessandro e combattere per la gloria del Signore devono presentarsi alla più vicina caserma papale. Buongiorno. Mi ci lavo il culo con le tue lacrime. Si ricorda agli artigiani che trasportano materiali pesanti di usare, se possibile, le strade principali. I recenti ingorghi di carni nelle vie più strette del rione hanno nuociuto al commercio, che fiorisce. Buongiorno a voi.
and Asuna, you like the outfits in Brotherhood and Revelation, but it never sat right with you when they never change into the proper attire for the quest. Don't know why, but it does. Yeah, I mean, I don't know how you can sort of like put up with that then, because I imagine there's not many games that paid that much attention to that. Anyway, does anyone else think Elise's father had anything to do with the death of Charles Dorian? Not too sure. It would depend on why he was there in the first place. Because the truce between the Templars and the Assassins isn't until Mirabeau and Elise's father decide when Arno actually sees them talking to each other about it. He doesn't know anything about it, of course, because he's not a lip reader or anything. But yeah, I don't know. Era bellissima. Lo era. Finché quel porco non l'ha violata. Perché non l'ha soltanto uccisa? Perché non l'ha soltanto uccisa? Persone che l'hanno vista crescere hanno applaudito quando le ha sputato addosso. Hanno sorriso quando il suo collo... Posso capire. Come potresti? La mia Livia era innocente. Anch'io ho perduto persone care così, per tradimento. Il carnefice osserva dalla sua casa sul colle. Minaccia di impiccarmi se la depongo. Well executed. Il Carnefice lives on the hill overlooking the gallows. Locate and kill him. Kenway, it seemed too coincidental that the head Templar was there at the same time a Master Assassin dies at the same place and he just offers help to Arno. Yeah, I mean, I don't know why they were there in the first place for. Maybe historically there was something that was happening there. But you got to remember too that the Templars led by him are different to the Templars that Shay was a member of as well. So it's foreseeable that Shay was there on his own mission given to him by the Templars of the colonial, the colonial Templars, whatever you want to call them. But yeah, I don't know. Quando sei pronto, deponila. Ci penso io al carnefice. Also, Elise seemed to know Arno was the son of an assassin the whole time. Yeah, because since she's the daughter of a Templar and because she wasn't hidden away from the Templar order, she grew up knowing that she was a Templar and knowing about the history of the assassins of the Templars. Whereas Arno had absolutely zero idea about that. It does on Asuna, yeah. Alan Wake 2 comes out next month. Very much looking forward to it. I'll definitely be streaming that. But I'll be doing a playthrough of Alan Wake Remastered before doing Alan Wake 2. Actually, there'll be 2 playthroughs of Alan Wake before Alan Wake 2 comes out. The first one, because traditionally every October I always start my horror streams with Alan Wake. But then I want to actually do another playthrough of Alan Wake in the lead up to the release of 2, so I can just jump from 1 to 2 straight away. Hopefully on the same day. Bel lavoro laggiù. Ho fatto di meglio. Non scappa. Requiescat in pace. Ora! Ora! Non fate!
Won't be doing them this playthrough. Ehi, Desmond. Non so se cerchi qualcosa del soggetto 16, ma l'ultima volta l'occhio dell'aquila è tornato utile. Il Consiglio rionale ricorda ai pellegrini in visita di fare attenzione alle strutture fognarie sospese. Desidera inoltre scusarsi con la duchessa di Alba, augurando a sua grazia pace. Ehi, un po' di rispetto tra gente civilizzata. Ezio, che sorpresa vederti qui. Credevo mi avessi mandato a chiamare. Mai. La notizia dell'attacco alla villa si è sparsa per la città. Eravamo certi che fossi morto. Non direi. Sono ancora abbastanza vivo. I Borgia non devono sapere che gli sei sfuggito. New man in town. Accompanying Machiavelli through Rome, encountering dangers along the way. So Nathan, it makes sense that Arno doesn't know. You mean you don't think Charles would want to tell Arno about that stuff like that at his age, and Delasalle probably didn't know how to tell Arno that him and Charles were enemies. Not personally, just different factions, and if he didn't know about Charles' background, he probably didn't want to bring a poor kid in the struggle. Yeah, exactly. It definitely makes sense why he wouldn't, and why only Elise knows. It's like if you were bringing up someone to be following in your footsteps of the family business. If you adopted someone else, you wouldn't necessarily expect that they are going to follow in the family business as well. You know, you don't want to have to worry about burdening them with things that they don't have to worry about, or that they shouldn't have to worry about. Seguimi. Cerca di non attirare attenzioni indesiderate. L'ho mai fatto? Conviene acquistare qualche utile strumento. Non sopravviverai a lungo a Roma senza. Ho la mia lama. E le guardie hanno armi da fuoco, grazie ai Borgia. Per fortuna, posso aiutarti. Grazie. Visto che mi sei debitore, forse ascolterai delle parole assennate. Non appena ne sentirò, te lo farò sapere. Ho servito duchi, principi, sovrani. Ebbene, la nonnina ragazzino. Bene. Ora puoi riuscire a tornare sano e salvo a Firenze. Potrei, ma non sono diretto a Firenze. Non ci sarà pace finché non ci solleveremo contro l'intera famiglia Borgia e i Templari al suo servizio. Non eri così determinato a Monteriggioni. Come potevo sapere che mi avrebbero trovato così presto e che avrebbero ucciso Mario? Rodrigo si circonda di serpi e sicari. Persino sua figlia Lucrezia è diventata una delle sue armi più letali. Ma anch'ella non vale nulla al confronto di colui che sta dietro l'attacco alla villa. È ambizioso, spietato e crudele oltre ogni immaginazione. Per lui le leggi degli uomini non contano nulla. Ha assassinato il suo stesso fratello per sete di potere. Non teme né il pericolo né la fatica. Chi non cade trafitto dalla sua spada fa di tutto per unirsi ai suoi ranghi. Le potenti famiglie degli Orsini e dei Colonna si sono dovute inginocchiare ai suoi piedi e il re di Francia è suo alleato. Dimmi il suo nome. Cesare Borgia, capo dell'esercito papale. Come intende esercitare il suo potere? Che cosa lo spinge? Ancora non lo so. Ma, Ezio, Cesare ha posato gli occhi sull'intera penisola. E se continua così, sarà sua. E ammirazione quella che sento nelle tue parole. Egli sa come ottenere dei risultati. Una virtù rara al giorno d'oggi.
Buongiorno, che coincidenza! Non ci conviene andare a cavallo. Roma è assai vasta. Col susseguirsi delle conquiste di Cesare in Romagna e l'aumentare dell'influenza dei Borgia, le zone migliori della città sono passate in mano loro. Non possiamo usare le scuderie. Oh, adesso la volontà dei Borgia è legge. Stai insinuando qualcosa, Ezio? Non fare il finto tonto, Machiavelli. Hai qualche piano in mente? Sto improvvisando. Venite, pigroni! Abbiamo un assassino da fare arrosto! Viva i Borgia! Mostriamogli lo Venite, pigroni! Abbiamo un assassino da fare arrosto! Vero amico? Bella voce. Ma questi argomenti di sangue! Pietà! Non ho fatto nulla di male! Pazzi! Per la miseria! Voglio restarne fuori! Pietà! Non ho fatto nulla di male! Non c'entro nulla! Pietà! Anasune could be the reason Delasere adopted Arno in the first place to prevent him from entering the fray. Yeah. Be interesting to actually hear from the writers who wrote the script as to their reasoning and logic for certain decisions that they made. Solo perché hai ucciso qualche guardia, non ti accoglieranno a braccia aperte alla scuderia. Hai ragione. Dobbiamo lanciare un segnale. Aspetta qui. Ezio's like, we need a symbol. You just imagine the assassin logo being projected into the sky, just like the bat symbol. A quanto pare adesso possiamo acquistare la scuderia. Dopo di te. Il Consiglio rionale chiede a tutti i banchieri di parcheggiare le proprie carrozze in maniera responsabile. Le guardie hanno ricevuto ordine di rimuovere i veicoli dei trasgressori e non saranno tollerate giustificazioni di alcun genere. Benvenuto a tutti i fedeli pellegrini venuti in adorazione oppure di passaggio. Anasune, one thing you don't get about Elise is how fast she points fingers to Arno, but then expects him to look the other way when Mirabeau dies. I mean, Arno certainly was framed, but so was Elise. Yeah. Well, I think it's understandable that she's upset at Arno, because if you look at the steps from... if you look at the steps backwards from her father getting assassinated, the only reason he didn't get forewarning is because Arno didn't actually didn't deliver the letter to him, you know. Easy come, easy go. Accompany Machiavelli to the Campidoglio. Ti prego.
già rientrati a casa, carichi di spogli. Sua Signoria Cesare Borgia ha distribuito buona parte delle terre conquistate ai valorosi che hanno scelto di restare. Sei un maestro nell'aprire ferite, ma sai anche farle rimarginare? Io intendo curare la malattia, non i suoi sintomi. Non celarti dietro le parole. Bene, allora parliamo apertamente. La morte di Rodrigo Borgia non avrebbe risolto nulla. Sento di dover dissentire. Guarda la città, il fulcro del potere dei Borgia e dei Templari. Uccidere un solo uomo non cambierà nulla. Dobbiamo estirpare la fonte del loro potere. Mi stai suggerendo di fare appello al popolo? Forse. Affidarsi al popolo è come costruire sulla sabbia. Ti inganni. La fede nel genere umano è il cuore della nostra confraternita. Deve essere un tuo adepto, quello. Va, recupera ciò che ti ha rubato. Vediamoci al Campidoglio! Ma attende una persona di fiducia. Ridammi il mio denaro! Torna qui! Sparisci, prima che mi penta di averti risparmiato la vita. Salve! Understand, so it's more like you had the power to stop it but didn't, than just blaming him for the killing itself. Yeah, I mean, she knows that Arno wasn't the one who literally killed her father, but he is one of the things that went wrong in a succession of things that went wrong in order for her father to get killed. But we know that she doesn't completely push Arno out of her life after that. Otherwise, when he goes to talk to her, she wouldn't have wanted anything to do with him. But anyway, I think she sends a letter between that point in that scene and later on anyway, I think. Because Sean won't shut up about these things every time I pass by, and it will interrupt in dialogue and conversation with other characters, I'm going to do this first puzzle just to stop Sean from saying, I don't know about subjects, I don't know about you, or blah 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 blah, whatever he says. Che diavolo vi ha preso? That death pose, so funny. Scommetto che quello ci rimette l'osso del corpo.
Ehi, non potete fare come fare Sento appunto. anche un elogio per questi modi. Se non la smette... Dobbiamo credere che ci abbiate fatto noi. Non importa, non lo voglio sapere. Alright, so I'll just do this one just to stop Sean's dialogue from interfering with other characters' dialogue when I pass by locations where these are. Sei finito fuori dalla griglia? Dov'eri? Non so. Una specie di ricordo frammentato. Forse devi riposarti. Sto bene. Voglio continuare. Caricamento. 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 Zona di quarantena. Quarantena terminata. Metto qui i filmati del soggetto 16. Con un po' di fortuna acquisteranno senso man mano che andiamo avanti. Alright, there we go. Did that one. Got it out of the road. So every time we go past a location that has one of those, Sean's not going to go, hey, go check that thing out. Hey, go check that thing out. When I'm in the middle of trying to listen to dialogue from the story. Understanding Anna's kind of dumb about that. You mean the courier was absolutely determined to get the letter to the Delsaire. You mean what part about that doesn't scream important, deliver ASAP? You mean if he was going to a party with Delsaire, then just take the letter. Might have been able to use it to get into the party by saying he has a letter for him. Even if it was like, alright, deliver the letter, now get out. Yeah, I mean, I think there's so many things that could have gone one way instead of the other, but the thing about that letter is that Arno thought that it was important, but not it must get into their hands, otherwise they'll be killed important, because he never opened the letter. I mean, think about it. Why would you open your master's letter? Well, you know, not that his father was his master or anything like that, but you don't go opening your, you know, employer's stuff to see what the letter's about as well. So I think you can look at anything in any fictional story and say if this didn't happen then that wouldn't happen, but unraveling things like that is only good for deconstructing narrative if you want to be a writer yourself, to figure out, you know, what's the best way to create conflict or to create elements of a story to happen, because that's the thing, you're dealing with things that have to go a certain way, but you still have to try and make it kind of work within the framework of the story you're telling. And sometimes they do that well and other times they don't. But even if Arno got to the party straight away,
he also gets distracted by Elise, and by the time he actually sees Delacere, it's already too late. Like, if Arno knew that there was going to be a hit on Delacere, I'm pretty sure that he wouldn't have cared if he was wearing his rags. You know, but he didn't have that knowledge. Ironically, maybe if Delacere had told Arno about the Templar thing, then maybe it might have been avoided, because if the letter was there, then maybe Arno would have been like, oh shit, this is probably Templar business. I need to get it to him ASAP. Yeah, that's totally fair as well, Kenway. But to be fair, Arno never knew about Templar Assassin. Exactly, he never did. Tier, when are you going to continue your Tomb Raider play? Every single Friday, Tier, is Tomb Raider for the rest of the year. So the next stream of that will be next Friday. But next year, though, I won't be doing regular streams of Tomb Raider or Assassin's Creed as part of the schedule every week. I'll be only doing annual playthroughs of both franchises and also anniversary playthroughs. But also, if I just feel like playing one game from the series, then I will. But as for a dedicated day each week for Tomb Raider and Assassin's Creed, I'm stopping that when this year ends. Hai ripreso il tuo denaro dal nostro amico? Certo. Una piccola vittoria. Si accumulano. E col tempo lavorando ne avremo ancora di più. E col tempo lo sguardo di Cesare si volgerà a noi e torneremo poveri. Ma dov'è finito Vinicio? Avrebbe già dovuto intercettare la lettera. Seguimi. Who's got mail? Rendezvous with Machiavelli's contact and retrieve the letter he carries. dei Borgia e la 10ª sarà raddoppiata fino all'annientamento dei turchi. La guerra in Romagna sta per favorevole per sua signoria. Segnalate ogni crimine alla guardia. Guarda quei fantocci mascherati da governo. Il Papa è molto abile a fare i propri interessi e riesce a ingannare il tuo amico popolo piuttosto facilmente. Quando sei diventato così cinico? Ho solo descritto la realtà romana di oggi. Ma forse non tutto è perduto. La buona notizia è che abbiamo degli alleati in città. Ma per quanto ancora, non saprei dirlo. Cercava di sottrarre missive ufficiali del Vaticano. Perdonatemi, signore. Siete in errore. Per chi lavori, ladro? Non lavoro per nessuno. Allora a nessuno importerà cosa faremo di te. Vai, vai! Grazie. Allora, dov'è? Ce l'ha ancora il corriere. Ezio, fermalo. Ci vediamo alle terme! Anasune, yeah, I'm not criticizing it by any means, just pointing out how such a small mistake has such a big consequence and how Arno was a little dumb for it. But realistically, people make dumb mistakes all the time. Yeah, that's it, you know, and it's a good example of how small things can add up to a big thing. And sometimes we don't recognize the potential for the big thing because we're ignoring all the small things along the way that build up to it. Which is why some people are like, oh shit, I didn't realize it was going to get that bad. But there were signs all along the way saying that it would get that bad if the path kept on going the way that the person was going down it, you know.
I'll be doing all the tombs for this playthrough. Just to do them. Not because I want the outfit or armor that you get. Grepe el lupo. Deliver the letter to Machiavelli near the Terma da Traiano. Traiano. Da dove vengono questi assassini? And so, like if you refuse to buy a game because it costs too much, but buy $5 things all the time, making it cost more in the end. Yeah. I mean, that can be kind of different, though, because maybe you're waiting for the game to come out, to be on sale. And by the time it does, you might have spent more on other things that cost more in the long run, but you weren't spending it all in one big amount. Devono essere venuti da qui. The Halls of Nero. Locate the Shrine of Romulus. So now you wonder how many new games EA will ruin this year with their EA-ification. Who knows, to be honest. The games that they do that I'm interested in are few or far between, pretty much.
You know, I mean, you already got money for the game. How much more do you possibly want? Yeah. They want money-making factories from one game. Well, a money-making factory per game released. Nero had a cousin called Pharaoh. The naming convention of their parents was quite bizarro. You could run along the statue's arm, or you could just jump off it over this way. It's a good little trick to save time if you want to get the optional objective. And so now you mean you get it. The point of games is for companies to make money, but turning every single game you make into a money farm seems a bit much. Yeah. But here's the thing though, and this is the kicker. For as many people that complain about this kind of thing, there's people that doesn't care. Like there's people who don't care about the people who feel that way, or care about whether the company doesn't feel that. Like, they just doesn't worry them, and they're willing to spend the money to keep the company thinking that everyone wants to spend more money all the time on content. Like, if money's no object for someone, then they won't mind spending heaps of money to get these things for a game that they like. Ora ho il modo di tornare qua su. Mi tornerà utile se cado.
And so a couple of years ago, talking about microtransactions for a character, EA said that it was to offer a sense of accomplishment. You mean who would get a sense of accomplishment out of buying something? Yeah, unless they had a goal to spend a certain amount of money every day of their life. And they were like, oh, I feel so accomplished to have gotten this thing and spent this much money today. Whoops, hang on. Back. Fucking did that again. Hasn't been my day today with streaming Assassin's Creed. Perfetto. Un modo per risalire. Been thinking about whether or not I want to do the Christina memories as part of this playthrough, and my decision, if I do decide to actually do it, I'll probably go back in off stream and replay some of these memories that I'm not getting full sync on to increase the percentage of total sync required to unlock all the Christina memories. Just depends on how I'm going, because I'd like to finish this game tomorrow. I seguaci di Romolo. Questa banda di falsi pagani terrorizza la città da mesi, spingendo la gente tra le braccia della Chiesa. Guarda caso. Esatto. Credo che i Borgia li appoggino, ma le prove sono scarse. Ecco perché quella lettera è così importante. Eccola qui. Spero tu riesca a decifrarla. Diamine. Un'altra codifica. Questa doveva essere leggibile. Utilizzano un codice per comunicare. Senza di esso non abbiamo nulla. A volte la logica non è l'unico modo per vincere la guerra. Andiamo. Dicevi che abbiamo degli alleati in città. Portami da loro. Seguimi. Devono rispettare tutte le leggi papali. Le botteghe potranno aprire solo con l'autorizzazione dei Borgia e la vendita sarà raddoppiata fino all'annientamento dei turchi.
Di recente, per evitare le guardie, abbiamo preso a spostarci attraverso le gallerie, ma molte vie di ingresso in città sono inservibili. Tramite esse, giungiamo rapidamente a destinazione senza incontrare resistenza. And soon after they made the statement EA was roasted from all directions. Yeah, I mean, that's definitely understandable that people would have that reaction. It is quite nonsensical. Ben trovato, Niccolò. Ah, Ser Ezio, è un piacere. Fabio Orsini, al vostro servizio. Ho sentito molto parlare di voi da mio cugino, Bartolomeo Dalviano. Un abile guerriero. Fabio ci ha messo a disposizione un magazzino sull'isola Tiberina. So che in Toscana siete abituato a ben altre comodità. Va benissimo. Bene. Io vado a occuparmi dei preparativi per la Romagna. Oggi Cesare comanda i miei uomini, ma confido che presto saremo liberi. Ora propongo di iniziare a pianificare l'assalto ai Borgia. Ah, pensi di essere pronto per una mossa del genere? Sì. Per esempio, sai dove le truppe dei Borgia abbiano condotto Caterina Sforza? Cosa? Ignori altresì che i Borgia hanno messo le mani sulla mela dell'Eden? Abbiamo perso la mela. Quindi non conosci la situazione del nemico. Abbiamo almeno qualcuno che possa lavorare per noi? Pochi. I nostri mercenari sono bloccati dagli alleati francesi di Cesare. Abbiamo delle ragazze in un bordello frequentato da cardinali e altri romani importanti, ma la proprietaria è indolente e preferisce frequentare le feste piuttosto che appoggiare la nostra causa. E che mi dici dei ladri della città? Esiste una gilda? Sì, ma si rifiutano di trattare con noi. Ignoro il motivo. Cosa intendi fare? Beh, farmi degli amici. Honestly, they started download 2 hours ago. It was at 21 hours. Now it's 27 hours? Holy fucking shit. Vi prego, qualcosa per i bambini. Vedi. Vorrei bene anch'io trovare un modo per restare in... Assurdo! Ma che gli prende? Honestly, but yeah, with how EA is, that type of thinking doesn't surprise me. Yeah, I don't blame you at all. Definitely not surprising. Dio del cielo.
Asune, or rather, it doesn't surprise you anymore. Yeah. Thrown to the wolves. Find the shrine to Romulus. A morte! Romolo esige la sua morte! Deve soffrire quanto ha sofferto Romolo! Un altro forestiere. Un altro mercenario. La tua fine è scritta, assassino! Ai vostri padroni Borgia, tu non sai nulla. So che vi hanno inviato delle missive cifrate. Provami la tua innocenza. Dimmi dov'è il foglio di codifica. Giammai! Via! Via! Maledizione! Voglio restarne fuori. Diavolo! Qual è? That's okay, Anasune. Thank you so much for leaving the lurk. Corre un bel rischio.
Hey there, Chance of Rain. Mission mailed. We'll get them next time. Now restart the whole game. Good thing I'm not doing that kind of playthrough. So far there's only been one Assassin's Creed game I've done where if I failed a challenge rule I had to restart the whole game, and that was Syndicate. That's probably the worst one to pick too, because you have to liberate at least 3 boroughs before you get access to sequence 8 of the story, which in and of itself is time consuming. I'm not going to take a break, but I would like to get a drink refill, so I'm just going to do that. Be right back. Dovete aiutare! Avete perso. Non vi vergognate! Avete almeno un briciolo di cervello? O sopravvivere è la vostra massima aspirazione? Che uomo bizzarro! Ma perché? Non importa, non lo voglio sapere. Hey there, Spectrum. Welcome on in. How's things going for you? Quell'uomo mi pare stranamente familiare. Spectrum, mailing a fission sounds dangerous. It definitely does. The hazard pay would have to be high.
You got a good 3.5 hours of sleep. Oh no. That really sucks. Not getting much sleep. I'm doing good. I'm having a good weekend. I finished Assassin's Creed 2 earlier with the Italian language, and I decided to do the same for the follow-up game, Assassin's Creed Brotherhood, because this game is still set in Italy. Nessuna pietà per te. Adesso! Mi arredo! Ancora corso! Là! Fermati! Il tuo destino è segnato! Non te ne farai così! Dove sarà finito? Eccolo! Prendiamolo! Quello ha. Non lasciatelo scappare! Spectrum, you're home today, so you can get a nap later. That's really good that you can. Hopefully you'll be able to get enough sleep later to actually make it feel much better than just getting the 3.5 hours. In Assassin's Creed 2, the actor that they hired to do the Italian language version for Bartolomeo was really, really cool. One of my favorites. And so I won't be able to tell by ear if it's the same person, but if anyone actually knows if it is, it'd be cool to know, because they did such a great job. Ezio Auditore! Entra, entra! Altrimenti t'ammazzo. Bartolomeo. Aspetta qui. Ti presento mia moglie. Antasilea! Antasilea! Ma dov'è? Hai controllato sotto il tavolo? Ah, eccola qui. Lieta di conoscervi. Incantato. Davvero. Ora parliamo di guerra. Come va la battaglia con i francesi? Bene. Riusciamo a tenergli testa. Machiavelli aveva dipinto un quadro più fosco. Ah, lo conosci, Niccolo? Abbiamo bisogno del vostro aiuto! Scusatemi. Lanciami Bianca! Ezio, vengo subito al punto. Lo scontro non sta andando bene. Siamo stati attaccati su entrambi i fronti, i Borgia da una parte, i francesi dall'altra. Tuttavia, la posizione dei Borgia è debole. Se riusciste a sconfiggerli, noi potremmo concentrare le forze sui francesi. Forse so come aiutarvi. Grazie di esservi confidata con me, Madonna d'Alviano. Una moglie deve cercare di aiutare il proprio marito. Between a rock and a hard place. Eliminate the Borgia captain, sending his troops to attack the barracks so the mercenaries can focus entirely on the French assault. Qualcuno fermi il capo prima che arrivi alla torre!
Ottima esibizione. Sembra vero. Sapete, vero, che l'assassino... Ezio! Abbiamo fatto scappare quei codardi con la coda fra le gambe. Già, proprio così. Ora che i cani del Papa sono in fuga, potrò convincere altri uomini a unirsi a me. Prima però voglio rinforzare i nostri alloggi. Chi se ne occuperà? Io non sono bravo in queste cose. Sei tu quello istruito. Approva tu i piani. Sta bene, ma in cambio voglio conoscere ogni mossa di Cesare e Rodrigo. Puoi farli sorvegliare dai tuoi uomini? Ma certo. Sì, forse questo potrebbe essere uno spazio per la finestra. E se non capisco poi... Garantito a vita. Non è una vera bellezza? Davvero notevole. Le nostre schiere aumentano ogni giorno. Sono tutti molto competitivi, proprio come piace a me. Come puoi vedere, qui sono indicati i gradi dei guerrieri migliori. Prova le tue abilità e scalerai la lista. Non dovrei trovarmi già in cima? Giovanni sta combattendo di sotto. Se vuoi metterti in mostra, ci sono anche i combattimenti. Ora, se vuoi scusarmi, ho una piccola scommessa in ballo. Dov'è Bartolomeo? Giù, al combattimento. Ha un'idea del mondo così aggressiva, ma la strategia è altrettanto importante. Questi piccioni viaggiatori, per esempio. Tutti quelli inviati da Machiavelli portano il nome di un importante templare di Roma. Eliminateli e otterrete un risultato maggiore che da una battaglia. Grazie, Madonna. Potete chiedere a Bartolomeo di venire all'isola Tiberina a riferirmi dove si trovano Cesare e Rodrigo? Non dubitatene. Buongiorno. Qualche spicciolo. Che mancanza di rispetto! Barbaro! Ho una fascia del mio... Tornate presto!
Dio del cielo! I rioni che si trovano sotto l'autorità diretta del comandante Borgia devono rispettare tutte le leggi papali. Non aver Vai paura! all'inferno, bastardo! Ora! Via! Dio, ti prego! Salvami! Un momento, sembra di così, sembro. Più veloce, andiamo! Niente male! Laggiù! Ho chiuso con Cesare. Ah, eccolo! No! Muori, bastardo! Attendete la guardia! Potrebbe essere lui. Meglio dare un momento, mettete. Io me lo sto perdendo. Viper! Buonasera.
Hey there, Max. How's things, dude? Amici, uso solo lana. This is true. AC bro. I finished my Assassin's Creed 2 playthrough with the Italian language, which I hadn't done before, so that was cool to do with that game. I decided to follow it up by doing Brotherhood with the same, but this is the second time I've done it with the Italian language for Brotherhood. The first time was in 2010. Sorry, the first time was in 2020, when I was celebrating this game's 10th anniversary. Oh, that's great, Max. That's awesome that you're going good, especially on the weekend. And I'm going pretty well. I'm having a good weekend. Things are going good. Ezio. Volpe, mi sorprende vederti. Come mai bussi alla mia porta? Aspetta, conosco già la risposta. Come sempre. Vuoi che metta le mie spie al tuo servizio? Lavora per me. E aiutare Machiavelli? No, grazie. Quell'uomo ha tradito il nostro ordine. Gravissima accusa da parte di un ladro. Quali prove hai? È stato ambasciatore presso la corte papale e ha viaggiato come ospite personale di Cesare. E so anche che ti ha abbandonato poco prima dell'attacco alla villa. Machiavelli può anche non piacere a tutti, ma è un assassino, non un traditore. Non ne sarei così convinto. Ah, stai incontrando qualcuno a Trastevere proprio adesso. Vuoi accompagnarmi? Fammi strada. Double agent. Spy on Machiavelli with La Volpe and persuade La Volpe to rejoin the Brotherhood. Gesù che sei... Cosa? Di sicuro è un tipo artista. I proprietari possono chiedere un indennizzo al notaio del giardinaggio. Allora che cosa ne pensi? Aiuto! Volpe! Mio figlio Claudio è stato ferito! Stanno per sparargli. Io uccido questi! Va! Pensa agli altri! Sta scappando! Cazzi! Voglio la tua testa! Questo la pagherà! Soffrirai come un cane! Non c'entro nulla! Voglio la tua testa! Ora ti ammazzo! Voglio la tua testa! Presto, nasconditi dalle guardie. Non posso! Mi uccideranno! Sta attento, fa come me. Seguitemi.
Sarà come colpire questi bastardi. Non siamo femminucce indifese. Ehi, che buffo cappuccio! Great, he got stuck on the haystack. Chi offende mia Uniti. Claudio! Molte grazie, messere. Non farti vedere per un po', intesi? Le guardie ti stanno cercando. Ho visto dei manifesti. Allora strappali via. E dà qualche fiorino agli araldi per comprare il loro silenzio. Oppure potrei eliminare i testimoni. Sai bene come sparire. Credetemi, amici, nessun uomo tranne lui merita di finire i suoi giorni tra le mani. Badate a voi, non avrete vita lunga se vi comportate così. Ridammi la vista. Il tuo marmo doveva... Ehi, potreste far male a qualcuno. Vi prega di notare come l'ufficio lamentele del Vaticano. I actually like the added effect of Italian. I do too. Even though I don't know the language and all that kind of stuff, it's good to hear it in a different language to get a feel for how it would have felt for people who actually are used to it in Italian. It's a shame that there's not that many games in the series where you can choose the spoken language that will actually match the country in which the game takes place. Because you got Assassin's Creed 2 and this game that can be set to the Italian language, and you've got Assassin's Creed Unity, which can be set to the French. But there isn't like Arabic for AC1 or Revelations. Black Flag's in a location where there are Spanish-speaking people, so you could change the language to Spanish if you wanted, but that doesn't obviously cover the area in which it takes place in. I was actually having a look, and you can choose the Russian language for these games, but I don't think you can choose the Russian language for Assassin's Creed Chronicles Russia, though. And you certainly can't choose Greek language for Odyssey. Che nottata, vecchio mio. Volpe, ascoltami. Nonostante ciò che abbiamo visto, non hai nulla da temere da Machiavelli. Ne sono sicuro. Ti sono debitore per aver salvato la vita di Claudio. Se credi che Machiavelli sia ancora fedele all'ordine, mi fido. Allora, che mi dici dei ladri? Volevamo far riparare questo vecchio edificio, ma dato che ora lavoreremo insieme, vorrei sapere cosa ne pensi tu. Dobbiamo far sì che i Borgia stiano alla larga. Potremmo farlo sembrare una taverna. Sì, l'idea mi piace. Allora farò così. Dunque, adesso dobbiamo pensare a quale materiale usare. Grazie, tornate presto.
Mio caro Ezio, benvenuto alla Volpe Addormentata. La taverna è perfetta. Nessuno sospetterà quale sia il suo vero scopo. Gestiremo le operazioni da qui. Vieni pure da me ogni volta che vuoi. Potrei affidarti incarichi molto utili per la nostra causa in città. Vedo che voi ladri vi fate concorrenza. Puoi partecipare anche tu, se vuoi. Magari gli insegnerai anche qualcosa. Ah, dimenticavo, ci occupiamo anche del gioco d'azzardo. È un'ottima fonte di guadagno, anche perché ci assicuriamo che le guardie di Borgia perdano sempre. Un'ultima cosa, mi servono le tue spie per ritrovare la mela. Mi è stata sottratta. Stiamo già passando la città al setaccio. Molto bene. Vieni all'isola Tiberina se scopri qualcosa. Lo farò. Osservate la battuta. Preservate il buon nome della vostra famiglia anche con l'abbigliamento. It's like, how many times can I get the 100% sync message to appear after completing the most recent mission? Cos'è successo qui? Ci sta sfuggendo? Sono stufato di servire. Però non ho più intenzione di lavorare per il diavolo. Forza, presto! Colpite! Lo vedo! Via, via! Dovrei far visita a mio fratello. Lo vedo! Presto! Meglio levarsi di torno. Io me ne vado di qui. Questo è troppo. Continua così, amico. Sei pazzo, ma è per questo che ci piaci. Oh, Gesù! Cos'è accaduto qui? Devo andarmene di qui! Non svenire, resisti. Posso farcela. Corri, non fermarti.
Non importa. Salve, come sta Madonna Francesca? Ehi, non durante il mio turno! Paga. Ehi! Benvenuto alla Rosa in Fiore, straniero. Salve, ti dispiacerebbe chiamarmi la proprietaria? Madonna Solari non è in casa. Sai dove si trovi? Ah, Aiuto! Aiuto! Madonna Solari! Lucia! Pensavamo che te ne fossi andata. Ci hanno fatte salire su una barca. A me mi ha lasciata libera, ma lei... Chi vi ha fatto salire a bordo? Mercanti di schiavi, messere, vicino all'isola Tiberina. Vogliono soldi in cambio della sua vita. Ve la riporterò qui. High stakes negotiation. Deliver the money necessary to save the mistress of the Rosa Infiore from the slave traders holding her captive. Però, che atleta! Avete visto anche voi? Vedo l'ora che Roma si risvegli. Sei qui per la puttana? Aiutatemi! Ho i tuoi soldi. Lasciala andare. No! Prenditela con Cesare! Aspettate, fermo! Non sarà pericoloso. È sparito.
sera. Non si vede. A seguito dell'incendio della settimana scorsa a Barione, si richiede... Finirà morto o imprigionato. Ma è il furbo. Hello again, Adrian. Found any blue jesters yet? Not really, no. I'm only focused on getting through the story. And maybe doing the Christina memories. I haven't decided yet. But if I do, I'll just do memory replays off stream to get the required turtle sync that I need. To get all those memories. Madre, sorella, Ezio, Ser Machiavelli ha detto che potevamo trovarti qui. che cosa fate a Roma? Firenze è stata attaccata. No, o meglio, non lo so. Non siamo andate a Firenze. Perché? Ezio, vogliamo aiutarti. Io stavo cercando di aiutare voi mandandovi a Firenze. Dov'è Madonna Solari? È morta. Buon Dio. E adesso ci toccherà chiudere. Non potete chiudere. Mi serve il vostro aiuto. Ah, messere, senza una matrona esperta siamo spacciate. Ci sono io. Questo non è posto per te, Claudia. So come gestire un'attività. Ho seguito gli affari dello zio per anni. Questa è tutt'altra cosa. Quali alternative potresti avere, Ezio? Se lo fai, Claudia, dovrai cavartela da sola. Per 20 anni me la sono cavata da sola. Sta bene. Voglio ristrutturare il bordello. Questo posto è una stamberga. Inoltre voglio che le tue cortigiane trovino Caterina Sforza. Puoi contare su di noi. Adrian, there's supposed to randomly spawn in certain locations just there for a trophy for kill 5. It's that blue jester guy from the multiplayer. Ah, him. Yeah. Shame they didn't include the multiplayer in this. Yeah, if you're a multiplayer player, it would definitely be understandable to not like that they don't have it. I ran Mario's for years. Yeah, that's all she did. You here to take a look at the book? Yeah, that's all that we see in the game, at least. Would be good to get a Claudia game where we see her perspective on things before she joined the Assassins, but also after she did, and when Ezio's away in Constantinople, and then afterwards when he retires as an assassin and all that kind of stuff. I still think there's like a full story to be told where you play as Claudia, but Ubisoft wouldn't be interested in that. Grazie e spero di rivedervi presto. Benvenuto alla Rosa in Fiore. Come puoi vedere, siamo il bordello più popolare di Roma. Ho investito bene il mio denaro. Ecco una lista delle arti imparate dalle mie ragazze. Non gli hai insegnato molto. Sapresti fare di meglio? Senza alcun dubbio. Ezio, i Borgia continuano a tormentare le ragazze di Claudia. Ci sono diversi modi in cui potresti aiutarle. Vedrò di tenerlo a mente. C'è dell'altro. No. Ezio, Hai notizie di Caterina? la stiamo cercando. Bene. Quando saprai dov'è, vieni a dirmelo all'isola Tiberina.
Puoi andartene. Adrian, curiously, one guy dressed just like the AC Brotherhood architect shows up in AC2. He gives you the courier mission in North Venice. Yeah. Actually, that reminds me too, in Assassin's Creed Embers, the short animated movie set after Revelations, it actually has a lot of NPCs, including the architect you see walking in the streets of Firenze, which is a exact replica of the character models from the Ezio games. Thought that was a really cool little touch. Clothes look so much better in ACB than they did in AC2. Yeah, I mean, you want to hope so, given that this takes place, or sorry, since this was released afterwards, you'd want to hope they'd be improving things. But it's good to see that evolution from AC1 up until at least Unity. But yeah, the way that the characters talk and move in the older games definitely seems in many ways better than nowadays because they look robotic. Especially with Valhalla, like, you know in real life how when someone turns to walk in a different direction, they sway their head first, like they're going to do a hair flick? That's kind of how a lot of the movement happens in Valhalla. When a character moves from their spot to turn and go a different direction, they do that head sway before they move. That even happens in a little bit of what they showed with Mirage, actually. Adrian, Rome has some pretty epic background music. At least at first it goes away once you renovate it. Yeah, that's the thing too. You know, music changing depending on if you've renovated it or not. But yeah, the soundtrack is really cool. Evil Rome theme, oh yeah. They got it all wrong. Ancient Egypt was the evil one. Was it? Why is that? Machiavelli, dobbiamo parlare. Sì, uno dei miei contatti mi ha detto una cosa di estrema importanza. Ora abbiamo i nomi di diversi agenti templari che Cesare ha reclutato per terrorizzare Roma. E come li troviamo? Posso darti indicazioni generiche. Ti consiglio di cercare segni di malcontento nei dintorni. Forse potrai trovare degli abitanti che ti mostreranno la giusta direzione. Il mio contatto continuerà a procurarsi dei nomi. Queste informazioni le hai avute da una guardia cittadina? Sì. Come fai a saperlo? Intuizione. Grazie. Claudia, Bartolomeo e la Volpe ti aspettano dentro. Non capisco come tu abbia fatto. Virtù, Machiavelli. Virtù? What is this concept? Cosa avete scoperto? Il bastardo di Cesare si trova a Castel Sant'Angelo con il Papa. Secondo le mie spie, la mela è stata affidata a qualcuno perché la studi. Sto ancora cercando di capire di chi si tratti. Caterina sarà trasferita nella prigione del castello la settimana prossima. Bene. È il castello Sia, dunque. Senza Cesare e Rodrigo, Roma si riprenderà in fretta. Li ucciderò soltanto se se ne presenterà l'occasione. Non ripetere l'errore della cripta. Devi ucciderli, subito. Concordo con Machiavelli, Ezio. Non si può aspettare. Bartolomeo ha ragione. Devono pagare per la morte di Mario. Non temete. Morranno. Avete la mia parola. Ser Ezio, io rappresento l'unione delle forze di Bartolomeo d'Alviano, Claudia Auditore e la Volpe. Grazie ai miei associati sparsi per la città, potrete investire il vostro denaro nelle attività che desiderate. Avrete notato dei cartelli affissi per tutta Roma che consentono di acquistare edifici. Le pigioni dei nuovi inquilini vengono depositate presso i contabili, come pure i profitti aggiuntivi per le ristrutturazioni. I contabili si possono trovare in tutta la città. Molto bene.
Adrian, you don't know, some recurring internet jokes saying that ancient Egypt was the greatest evil ever, and then playing the Star Wars Empire March. Interesting. It's always funny how these things come to be. Kind of feels like they picked the 4 characters that got the least screen time in AC2. Like both Florence and Venice had one of each archetype. Pure assassin was Giovanni and Machiavelli. Mercenary, Mario and Bartolomeo. Courtesan, Paola and Teodora. Thief, La Volpe and Antonio. Yeah, and then you've got Rosa as well, who doesn't make an appearance. As well as a lot of the other ones you mentioned. Obviously Giovanni won't because he's dead, but... Vi prego, siate civili. L'architetto Jan Kemkens di Delft condurrà venerdì prossimo un seminario sulle moderne tecniche di costruzione di ponti. Avete perso il sigaro. Prenda un accidente. Yeah, that was unfortunate to find out. I didn't find that out until I think it was earlier this year, or it might have been last year, when I was looking at IMDb and posting in chat links to each actor's IMDb. They may have decided to retire her character after that happened. Kenway, but Rosa di Fiora does show up. Rosa di Fiora. That's the name of the brothel. No, Kenway, Rosa in AC2. The woman who Ezio meets in Venice. And she gets shot in the knee with an arrow. Sono cose trattenetelo! Dai! Non credo che ci meglio di più. Torno a fare il fabbro. Ho imparato la lezione. In modo che sono primo di tutto. Cosa diavolo? Adrian, Lucy, you think, was killed because Kristen Bell signed up for 3 games and they didn't want to renegotiate her contract? Quite possibly. Kenway, oh, you thought it was the sister because of Rosa di Fiora. Oh, no, that's okay. That's okay, Kenway.
But yeah, Rosa from Venice. Levy Josh, thank you so much for the follow. This guy's stuck on this. Can't wait, die, then runs. Exactly. He just runs off. Hey there, Code. How's things going? Yeah, I am, thanks, Code. Doing well, feeling good. How's things going with you? Questo è un modo per far la differenza anche noi. Salve cittadini di Roma! Ammirate questo splendido spettacolo! Caterina Sforza, gran puttana di Forlì, finalmente è stata messa in ginocchio! Ah! Nessuno può scendere più in basso di Lucrezia Borgia! Chi ti ha ridotta così? Tuo fratello o tuo padre? Forse entrambi! Magari contemporaneamente? Chiudi la bocca! Nessuno può ingiuriare i Borgia! Lo stesso accadrà a chi intende opporsi a noi! Popolo di Roma, sii forte! La tua ora arriverà e sarai libero, lo giuro! Intendono torturarla. Tu sei qui per Cesare e Rodrigo. Caterina è un potente alleato. Se l'aiutiamo ora che è debole, saprà esserci riconoscente. Forse. Ma prima uccidi Cesare e Rodrigo. Castello Crasher. Infiltrate Castel Sant'Angelo and assassinate Cesare and Rodrigo. Adrian, also kind of amusing that evil noble families tend to wear similarly coloured clothes. The Pazzi wore black, the Barbarigo's wore green and yellow, and the Borgias wore red. Yeah, they wanted to have that consistency across the board. I don't really use the throwing knives that much in these earlier games. Without the crossbow, I thought I would use them instead. Usually I already have the crossbow before I do this memory.
Same way, Medicis weren't better either. Yeah, that's the thing about perspectives on people. Different ways of seeing people. Adrian, you guess you could assume other Grimaldis wore purple. That's true. That could have been their family color. Al diavolo il Papa, voi rispondete solo a me. Roma è la colonna che tiene in piedi tutta la nostra impresa. Non può vacillare. E nemmeno voi. E il Vaticano? Quei vecchietti stanchi. Fingete di assecondarli, presto non ne avremo più bisogno. Ci ha lasciato Roma. È in ottime mani. Adrian, the Osmonds from Revelations also had similar clothes, a mix of blue, orange and gold. See, they're details that I don't really notice because I'm not sort of like examining them as I'm going through. And so it's very interesting to be told about these differences in those details. Hey there, Drake. Purple goes with pizza as stated by Rod 2023. Sup, my dude. Pineapple goes with pizza. Well, if you offered me a pizza that had no pineapple in it, as long as it didn't have anchovies on it, I would eat it. But if you gave me a pizza that did have pineapple on it and had anchovies on it, I wouldn't be eating it, but not because of the pineapple, because of the anchovies. Things are going well, Drake. How about yourself? Very valid. Yeah. I mean, obviously, if you put dirt on a pizza and gave it to me, I wouldn't eat it. So there are a lot of things that I wouldn't eat that are on a pizza, aside from anchovies, but... Drake, you're doing alright. You're about to go to your high school reunion next Saturday. Ah. So are there any people there that you have seen since you were in school last? Or will it be completely seeing them after years? You have some mixed feelings and you hold grudges on some of them. That would definitely be understandable too, because if the last time you saw them was back when you were feeling that way, it'd be understandable that when you think about them now, that you would feel that way. You never know though, like, they might be very different people than what they were back then. But then again, they might be the same type of people that they were back then. So, you just never know. It's like a lucky dip. You've seen a few, to be honest. Some are quite humble. Well, that's good. Cesare. Lucrezia. Ugh, yuck. Brother and sister kissing. Ugh. Sei stata cortese con la nostra ospite. Quella boccaccia. Come vorrei cucirgliela. A me piace aperta, invece. Oh.
Hai parlato con il Papa dei fondi richiesti dal mio banchiere? Non si trova al castello. E bisognerà convincerlo quando sarà di ritorno. Questo non sarà un problema, vero? No. Però qui mi sento sola. Io e te stiamo così poco insieme ultimamente. Sei così impegnato con le tue altre conquiste che... Presto. Non appena salirò sul trono d'Italia, tu diventerai la mia regina. E la solitudine sarà per te solo un ricordo. Ah, non vedo l'ora. Comportati bene in mia assenza. Aprite! Il comandante in capo sta partendo per Urbino! Buona fortuna a voi, Cesare! Ho l'impressione che Machiavelli resterà molto deluso. Drake, Sweet Home Alabama in Italy, Italia. Apri la cella. Com'è stato il viaggio a Roma? Eri nella carrozza privata di Cesare? Sei patetica, Lucrezia. Di che ti ha parlato? Dei suoi piani per Napoli? Ti sono piaciuti? Non me ne ricordo. Forse ricorderai questo. Ah! Così impari ad alzare la cresta. Rinchiudila e portami la chiave. Feels weird doing this without the crossbow. That's what I usually have by the time I get to this point in the story. Ah well, I'll replay that offline if I decide to do the Christina memories. To get all the Christina memories, you need to get a certain amount of total synchronization. If you go to the DNA menu and you have a look on this screen, the total sync in the top right hand corner. I can't remember each increment, but I know that in order to unlock the final Christina memory, you need to have 75% completion.
So if I do decide to do the Christina memories for this playthrough, I'm going to go into the memories that I haven't gotten 100% in off stream and actually do them, and then that way I can do the Christina memories on stream. That's if I decide to do it. It just depends on where I get up to before this stream ends. Adrian, one of the times you really wish the game already had proper sneaking mechanics. Yeah, that's the thing, right, too. Like, you don't have any sort of, like, cover system. You don't have any kind of, like, distraction system necessarily. Like, you've got smoke bombs, of course, but you don't really have, like, a distraction in terms of, like, throw a cherry bomb somewhere or whatnot. Although I guess you could probably, you could probably use a throwing knife and hit it somewhere near them, maybe? I'm not too sure. Adrian, AC4 was supposed to have crouching, but they decided nah. Yeah. But yeah, if you want to crouch in the older games, you need to press a combination of buttons. But you can't move while you're crouched. Stocks, Costello crashes. Good luck. Thank you so much, Stocks. But yeah, it can be tricky sometimes. But normally I have the crossbow before this point. It's quicker and can dispatch enemies from a further distance than the throwing knife. How's it going, Stocks? La schiena. Vi imploro, portatemi quella caraffa d'acqua. Da sola non ce la faccio. Ezio, tu che cosa ci fai qui? Una visitina dal sarto. Se mi salvi farai solo infuriare Cesare. Per fortuna non è qui. Per caso non c'è una seconda chiave? La guardia l'ha data a Lucrezia, quindi temo di no. Sai dove si trovi? Le sue stanze sono in cima al castello. D'accordo, resta qui. Fa conto di avere già la chiave. Non vado da nessuna parte. Femme Fatale. Obtain the key to Caterina's cell from Lucrezia Borgia. Stocks, you didn't have the crossbow until the replay of the mission? Yeah. Yeah, I mean, it can be expensive, so if you don't have it by this point, it'd be understandable. Adrian, game, load yourself first, then play the cutscene. Exactly. It's like, breathe first. Stocks, yeah, going good. You started playing Revelations yesterday, and now you need to purchase AC4 because you're getting close, but you can't buy it on Steam currently? Really? That's weird. Wonder why. That's weird. I'm glad to hear that you're going good, though, Stocks. So what part of Revelations did you get up to? Adrian, maybe on modern SSDs it's possible to see the full cutscene, lol. Perhaps. Vi amo così tanto che vorrei cantarlo al cielo. Ti prego, sussurralo solo a te stesso. Se Cesare lo scoprisse, Dio sa cosa potrebbe fare. Non siete appena rimasta vedova? Lui ha ucciso mio marito. Oh. Cesare è sempre stato geloso delle mie attenzioni. Ma questo non deve fermarci. Ah no? Manterrò il nostro segreto. Lucrezia, le vostre labbra mi bramano. Okay. He said, Lucrezia, your lips call to me, or something like that. And now he's kissing. I don't think Lucrezia washed her mouth after kissing her own brother before kissing him. It's so funny how this can glitch. Cos'è stato? Sono in ritardo per le prove. Addio, cuor mio.
Ho ascoltato l'intera conversazione, mia signora, e farò da garante. Bene, dillo a Cesare. Vedremo come starà con un piede nella scarpa sbagliata. Sì, mia signora. Stocks, you finished sequence 1 and actually went to bed at an acceptable time. Is it a blue moon up in the sky? No, I know what that's like as well. You know, sometimes I'm like that. But that's pretty good that you got sequence 1 done. Drake, AC fans, it sucks that we can't crouch on AC Brotherhood. Ubisoft, that will be patched in the next game, don't worry. Next game comes along. It sucks that we can't crouch on AC Revelations. Ubisoft, that will be patched the next game, don't worry. Yeah, Adrian, absolutely. It's like, ugh. Drake, Sweet Home Alabama, yeah. Strikes back. Adrian, he's standing right there. Exactly. How daft was he? Drake, that will be patched next game as well. Exactly. The game will be patched in 10 years' time to be worse than it was. Vi prego, proseguite. Non intendevo interrompervi. Ezio Auditore da Firenze. Che piacere vedervi finalmente in carne e ossa. Peccato che Cesare non sia più qui. Sarebbe piaciuto anche a lui. Non ho nulla contro di voi, Lucrezia. Liberate Caterina e me ne andrò. Impossibile. Allora non mi lasciate altra scelta. Guardie! Lo sto perdendo! Eccolo! Presto, prendiamolo! Prendetelo! Ah! Prendetelo! Non posso lasciarvi qui a combinare guai. Verrete con me. Se urlerete, sarò costretto a tagliarvi la lingua. Ora liberate le principesse dai castelli! Scommetto che vi sentite potente ad ammazzare chiunque vogliate! Trovatelo, presto! Sapete che ne è stato dei pazzi al termine della vostra caccia? Il vostro caro amico Lorenzo li ha privati di tutto e gettati in galera, anche quelli che non c'entravano con la cospirazione. Alle donne fu proibito di sposarsi, le tombe di famiglia furono distrutte e vennero cancellati dai libri di storia. Puff! In un soffio! Ora! Più veloce! Più veloce! Adesso muori! Non riuscite a batterlo! Perché non muori, assassino? Avete volutamente ignorato le conseguenze delle vostre azioni. Avete tirato il sasso e subito dopo nascosto la mano. Cesare finirà ciò che ha iniziato e porterà la pace in Italia. A differenza vostra, lui uccide per un fine più alto. L'ignoranza rende bersagli facili. Come volete, sto solo sprecando fiato, siete un ipocrita. Via, via! Laggiù, uccidetelo!
Salute, Lucrezia. Mi sei mancata. Vai a farti fottere, puttana! È sempre un piacere. Portala qui, prendo io la chiave. Che classe. Guardie! Guardie! Ah! Ora sta un po' zitta! Puoi camminare? No. Dovremmo uscire dalla porta principale. Principale. The burdens we carry. Escape from the castello with Catalina and head for the stables. Stocks, yeah, the mission where you followed the guy for the play, you kept failing because your horse was so fucking slow. Oh, yeah. You were getting pissed off. I don't blame you, Stocks, for sure. Things like that can definitely be annoying. Adrian, the best Ubisoft did was patch AC Syndicate this year to not glitch the fuck out on PS5, but that's all they did. Didn't even do 60 FPS unlock. Yeah, I discovered some glitches in the PS version that I never knew before, because up until this year I was playing the Xbox version. There was a funny one in Sequence 8 when I was trying to hide a body in those closet things, and I put the body in there, but then it teleported the body and me on top of the thing, and then it was stuck up on the top there. But also I noticed that when you're actually picking up a dead body and carrying it, in AC Syndicate on the PlayStation 5 version, that sometimes they'll the character model of the enemy that you're picking up will be off where it's supposed to be, yet they're still hovering in the air as if they're being held by the character, and the character still has the animation of holding them. Drake, you can shoot her right there, Ezio. Why didn't you shoot her on where she was standing? Why? Why did you not do these things? Take advantage of these things when you can. Stocks, this game and Revelations just counter-kill execution streak. That's true. Yeah. They also gave you... They were more generous with your window of opportunity to do like a counter-kill as well. You enjoy AC3's combat, Stocks. Yeah, once you get used to it. But even when you get used to some combat in games, I guess, some people might still not like it, which is fair enough. Adrian, here, let me show you my blade of friendship. Don't cough or don't slip, otherwise... Drake, somehow you miss Ashley's banshee like screams of Leon, Leon. Yeah. maybe someone can patch that in, Drake. Adrian, wonder how often people actually decline missions in the Ezio games. Must be pretty rare. Yeah, I mean, you can just go, nah, don't want to accept this mission, and then never play the game ever again, I guess. Yes, Dan, it's like stabs with love. Aspetta qui. Come se avessi scelta. Che stai facendo? Porca... Un'altra morte durante questo turno. Vieni, Ezio. Quale male si aggira tra di noi? Qualcuno ha visto l'assassino? Ezio, di qua, per favore. Perché mi aiuti, Ezio? Forlì è perduta, non posso esserti utile. Hai una famiglia. Non è la tua, però. Quella notte alla villa ho dovuto rinsaldare la nostra alleanza per proteggere Forlì. Lo capisci, vero, Ezio?
È la politica. Naturalmente, lo sapevo. Non devi aggiungere altro. That's true, Adrian, yeah. The corner whistle mechanic would be useful in these old school games. Well, I mean the ones before AC3, I should say. Thank you so much for the follow, Justin Anatomy. Stan, let's see if Italian actually can pull off the Ezio giggle when he drops Caterina and Hey. Unless they just use the same giggle that gets used in the English language version. Caterina, ti hanno... insomma, Cesare ti ha... No, il mio nome vale ancora qualcosa. Non sono stata violata. Non ti permettere. Un possibile nascondiglio. Figlio di puttana, non osare farlo mai più. Stan, you're neutral on it? That's fair enough. Actually, I wonder how many takes the actors get when they are doing different languages for an English written game and stuff. And I wonder how early they get the script as well. Stan, thank you, Assassin's Creed, for teaching all the swear words in Italian. Exactly. You can always count on an Assassin's Creed game to teach you how to swear in a different language. Adrian, it varies, you guess. Yeah. Because I was saying in one of the streams that I did for Assassin's Creed 2 with the Italian language recently that I wonder when it comes to actually being directed to do the lines, I wonder what method, like, I wonder if the director gets the notes from, you know, the people doing the English version as to what characters are supposed to be thinking or Pare si possa aprire da laggiù. things like that. Because actors can interpret a script differently, even
when they're from the same country, let alone from different countries. Aspettate, voglio parlarvi. Dove sarà finito? That guy. Oh yeah, so they're see, I don't really use throwing knives that much, so I'm not sure about the ins and outs of them. Ah well, if I decide that I'm doing the Christina memories, I'll replay this mission off stream to help boost up the total sync. Adrian Nolan North got to the last page of Brotherhood script and was like, what the fuck, you can't stop there, what happens next? What happens next is up to you. History is our playground. But yeah, that's definitely a good way to get your actor interested in returning again, or give them something to look forward to. Adrian Newby has a thing for cliffhangers, I guess. Yeah. Sometimes they can be an effective technique in narrative. Presto, Ezio. Supera il ponte, io ti coprirò. Guardian of Forlì. Escort Catalina on horseback as she flees from the Castel Sant'Angelo. Non andrai da nessuna parte! Non scapperà! Vai all'isola Tiberina. Lì troverai Machiavelli. Ti sta aspettando. E tu cosa farai? Qualcuno deve stare qui a distrarre le guardie. Torna tutto intero, o non potrò mai perdonarmelo. Va! Fermatelo, ragazzi! Un assassino in giro, fuggite! Lasciatemi in pace! Vi giuro, non c'entra nulla! Dai, dai! Cos'è stato? Presto! Rientrare al castello! Per primo
Sono qui. E me che questo mal... Corre un bel rischio. Ma come può un uomo fare queste cose? Ho una strana Tenuta bizzarra. Ci sarà un ballo in maschera. Buongiorno. Ha perduto il seno. Che esibizione curiosa! Merita un trono speciale all'inferno. Pure stessa di non darcelo io stesso. Vi prego. Adrian, off the top of your head, here's Ubisoft games that ended on a cliffhanger. AC1, 2, Brotherhood, Revelations 3, Prince of Persia, Warrior Within, 2008, 2008 Everlog DLC, and Rayman 3. Yeah! You remember when ACB Dev said it was easier to make the Costello blow up than it was to change the Herald's lines? Really? Since Heralds was supposed to be more dynamic, reacting to your story progress, but that didn't work out. Oh, I got you now. What you mean by dynamic? Yeah. Yeah, that's something that is interesting that they can do in games. Especially with music too. Another upgrade compared to AC2, at least here you can actually hear the chase theme. AC2 chase themes took too long to get to the good part, and by then the chase was already over. I guess they wanted you to be poor at escaping to hear the whole thing. Also, no full notoriety theme in this one, thank goodness. Avete bevuto per caso? Rivolge la stalla. Non esiste. Buongiorno. Amici, uso solo lana, seta. Un altro cliente soddisfatto? Arrivederci! Ma che siete fuori di me? Avete qualche ragione per comportarvi così? Adrian, so many random items that only exist in text form. That's so true. Just to use to sell or for certain shop quests. Alright, let's get the crossbow.
Sono qui per servirvi. Qualche spicciolo. Salve. Adrian, I believe you could get the AC2 capes and ACB back in the day if you synced up with the Project Legacy game on Facebook. Oh, that game, yeah. Yeah, I never actually really looked into that. They eventually closed that down, I'm pretty sure as well. Ezio. Dov'è Machiavelli? Non l'ho trovato. Ho portato qui la contessa. Caterina? Ti dispiace dirci dove sei stato? A cercare Ezio. Che mi dite di Cesare Rodrigo? Cesare se n'è andato prima che potessi avvicinarlo. Quanto a Rodrigo, non c'era proprio. Che strano. Rodrigo di solito è al castello. Davvero molto strano. Che spreco di tempo. Senza offesa. Figuratevi. Ora che Cesare si trova a Urbino, dobbiamo rinforzarci. Pensavo volessimo colpire subito. Impossibile. Cesare comanda un esercito enorme in Romagna. Non ce la fareste mai. Io dico di operare qui, a Roma. Erodere l'influenza dei Borgia e rafforzare la nostra. E ho intenzione di iniziare da subito. Volpe, porta qui Claudia e Bartolomeo. Machiavelli, raggiungimi fuori. Abbiate cura di lei. Guarda, i Borgia privano il popolo di tutto per mantenere il potere. E che cosa intendi fare? Lo recluteremo per la nostra causa. Starai scherzando? Per vincere la guerra, Machiavelli, ci servono combattenti leali. Reclutando nemici dello Stato, riarmeremo coloro che sono stati disarmati dai Borgia. Allora va. Trova le nostre prime reclute. Man of the people. Fight with two citizens of Rome against the oppression of the Borgia and recruit them for the Assassin's Guild. Adrian, you do like that Desmond gets a wristwatch and an earpiece in this and actually still has them in AC3. You enjoy this kind of continuity. Yeah. Sometimes it's just the little things that can go a long way. Sonic gets a bracelet at the end of Sonic Unleashed and it never shows up again. But funnily enough, every game after Unleashed available on PC got a mod that adds the bracelet. Neat. Yeah, it's always good when there's mods to do certain things. Fills in the gaps left by the developers. Presso la sede della Gilda. Non sfuggirai stavolta. Questo è troppo. Pietà! Pietà! Non ho fatto nulla di male! Non voglio morire! Aiuto! Un assassino! La liberazione di Roma è iniziata. Se volete fuggire, fatelo subito. Se invece volete combattere, opponetevi ai Borgia insieme a me. Sono stanco di nascondermi. Voglio unirmi a voi. Allora raggiungete Niccolò Machiavelli all'isola Tiberina e diverrete uno dei nostri. La maschera delle loro menzogne ha finito di nascondere la verità. For this playthrough, I edited the command from what it normally is, which is just the liberation of Roma has begun, and I decided to actually do the Italian for that same. Adrian, too bad some games have pre-rendered cutscenes, so it's not a perfect solution. Yeah, that's true. You know, you'd have to redo everything from the ground up.
Budella dappertutto. Vi prego, lasciatemi in pace! La liberazione di Roma è iniziata. Voi lottate contro l'oppressione. Se me lo permettete, voglio combattere al vostro fianco. Adrian, Sonic Generations on PC used pre-rendered cutscenes from Xbox 360, which were 480p. Mod adds the PS3 cutscenes, which are 720p, so you can go from the cutscenes looking really blurry to slightly blurry. Yeah, it's like when I'm looking on YouTube for makings of and behind the scenes from older games, it's interesting trying to find if someone else has uploaded the same thing but in a slightly better resolution, just so you can slightly get a difference in quality that might not be as bad as the other. That's why I think it's very important for behind the scenes things like that. Whoever actually still has the original footage that they use to actually film and then also edit, they should actually get that footage from the vault if they have it, and actually do what they need to do in order to increase the quality of it, so that people, when they actually watch it, can watch it without being like, what's that in the image? Because they can't see it because it's not, the definition isn't there. Chi è stato? Quel mostro! Malfatto! Dove è andato? Di là! Di là! Serial offender. Malfatto hunts girls near the T-bar. Locate and kill him. Adrian, real-time cutscenes scale up really nicely. However, pre-rendered cutscenes could do fancier camera work and transitions, especially during the HDD days. Yeah. Oh, Mina! Ti avevo detto di non venire qui! It's funny when you think about the FMV sequences you see in a lot of like early PlayStation 1, and I guess for the whole cycle of the games, sorry, of the system's life, you had that too. Animale. Attento. Dovrei far visita al mio fratello. Requiescat in pace. Risparmiatemi la vita. Avete qualche... Adrian, PS3 Uncharted games actually had pre-rendered cutscenes that made them look just good enough to fool people into thinking they were real-time. For the PS4 ports, they actually went back and re-rendered the cutscenes in full HD and 60 FPS. That's really cool that they went to those lengths to actually do that. That's the kind of care and attention that a lot of games should actually get, especially ones that have a bit of a legacy that they've created too. That's why it's annoying to me that the old school Tomb Raider games, when they were released on PC, they just spewed them onto Steam and GOG without doing anything for them. Thankfully, there's fans who have modded those games to make them much better looking on newer sort of systems, but at the same time, you would expect the company themselves to actually put some effort into those things themselves.
Fanciullo, perché piangi? Vogliono portare mia madre su una barca e hanno detto che poi toccherà a me. Chi? Un uomo è venuto dal castello e ci ha arrestato. Mi ha fatto paura. Fanno sempre così. Ma tu mi sembri coraggioso. Mi riporterete mia madre? Human cargo. Find Silvestro Sabatini, kill him and free his slaves. Dove hanno portato tua madre? Per quella strada. Bene. Hai dove andare per adesso? Da mio zio. Va lì e non fermarti a parlare ad alcuno. Adrian, kind of wish there was an option to make the Da Vinci DLC unavailable until post-game so you wouldn't accidentally start it, for example, canon order of events and all that. Yeah, well that's the thing, like it takes place between sequence 8 and 9, and the game won't let you go and do it after you finish sequence 8, because once you finish sequence 8 it automatically puts you into sequence 9, you know. I guess the game's camera can't see through the gaps in the fence. Adrian, remember in Deus Ex 4 DLC, the game asks you if you want to use experimental augmentations from the main game, since Adam canonically wouldn't have access to them. That's true. They do give you that option. I think that was a clever way to actually give the player more and different augmentations and made it make sense within the story as to why the character would get these new augmentations. Adrian, didn't AC3 reduce the time you could not see your target from 25 to 15 seconds? Not too sure, actually. Venite amici, giovani donne romane di presentarsi il giorno del loro 14esimo. I like to find in games ways to make the character look like they're dancing or doing something funny. And I didn't think to do that ever before. In all the games I've played, in all the times I've played this game since 2010 when it came out. Che non vuol comportarsi da buon cittadino. That's what I think of that enemy on the horseback.
Dobbiamo assicurarci che i rapimenti continuino. Silvestro, anche i bambini. Per garantirsi il potere, Cesare deve controllare il popolo. La paura è un ottimo mezzo. Come puoi dormire la notte? Ti prego, Valeria. Presto tutto questo sarà finito. Hai paura di lui? Di chi? Io non ho paura di nessuno. La mano, è stato lui. Scusami. Ora vattene. Requiescat in pace. Non fatelo. Adrian, the thing is, the initial idea for Deus Ex 3 was that Adam would go to a limb clinic to install new orgs, but then they realized there were large chunks of the game where the player can't access the limb clinic, so he just starts with all of them inside his body. They're just disabled. The idea was that the body couldn't handle all of them at once. Yeah, I think that works much better than what they were initially going to go with. I did a playthrough of that game once where I didn't get any augmentations, except maybe any that the game forced you to actually get. That was definitely an interesting way to play through the game. There was a boss fight where I had to rely on, well, I didn't have to rely on it as in I knew it was going to happen, but eventually a boss got glitched by running continuously against the wall, and I was like, fine, aim and then just shoot till they died. Rip Dr. Claw. Ever seen Inspector Gadget? I sure have. I used to watch the animated series when I was a child growing up. Inspector Gadget. You remember watching and thinking, when the heck are they finally going to reveal Dr. Claw's face? Even as a kid, you were a serialization junkie. Yeah, that's interesting when they do that kind of stuff. When they decide to actually show the face of a character that in the source material you never see their face. Adrian, they actually revealed Dr. Claw's face in the form of a toy and also in the SNES game. Ah, never played that. Come to think of it, thinking back to my childhood, I don't remember ever having any Inspector Gadget toys, but maybe I might have, but they got lost somewhere along the way. At the time, I remember getting like the Terminator from Terminator 2, but as a kid, I had no concept of the idea that there was varying degrees of things in terms of quality, you know. Like, I didn't realize that the things that I was getting that were from supermarkets weren't as detailed or accurate to the actual source material as something that would have been like $100 to $500 or more dollars with a lot of intricate detail and stuff like that. But it was one of those things where it didn't matter because I was just more interested in playing with them, you know. And I also remember like some Batman ones. There were also these really cool little ninja toys that I had as a child that I'd go in the backyard and have them jump on stuff, and one of them had a grapple hook, and I would have it pretend that it would throw it up on something, and then the rest would hang off the back of them and then climb up, you know, stuff like that. Ezio, vieni qui. I want to show something funny here. An unexpected visitor. Discover the source in the mysterious voice.
Now this dialogue that you're hearing from Leonardo, because Leonardo is currently hiding inside a cardboard box, they actually attributed his dialogue to Ezio's character model. So when I can, I'm going to show you that when Ezio's character, when Leonardo speaks, Ezio's character model does the mouth movements for his dialogue. Ezio, vieni qui. Psst, Ezio, vieni qui. Unless on the Italian version, it doesn't keep repeating it. Ezio, vieni qui. Psst, Ezio, vieni qui. Ezio, vieni qui. Psst, Ezio, vieni qui. Ezio, vieni qui. Psst, Ezio, vieni qui. Adrian, well, you did see it there briefly. This is creepy. It really is, actually. I can't remember how I noticed it, but I just did one time, and I was like, what the hell? Ezio, vieni qui. Psst, Ezio, vieni qui. Chi è là? Ezio. Leonardo. Sapevo che c'eri tu dietro l'attacco al castello. Lieto di vederti, amico mio. Vieni qui. Perdonami. I Borgia hanno richiesto i miei servigi. Avrebbero potuto uccidermi se mi fossi rifiutato. Che cosa vogliono? Macchine da guerra. Ho inventato le armi per tutte le guardie dei Borgia e anche altre mostruosità. Sono molto ben progettate. Tieni. I nomi dei Templari che seguono la loro costruzione. Cesare vuole rifornire il suo esercito delle mie creazioni. Devi distruggerle. Grazie. Mi prenderò cura dei progetti e delle macchine. Temo di portare notizie anche peggiori. Hanno la mela. Sì, lo so. Avevo dato io la mela a Mario. Mi dispiace, Ezio. Cesare me l'ha data per studiarla e farla funzionare. Poi Rodrigo l'ha presa e ora non so dove sia. Prima o poi la recupererò. Leonardo, ho perso tutte le invenzioni del codice che m'avevi creato. Non sarà difficile ricostruirle. Non dimentico mai un progetto. Però dovrei rimborsarmi le materie prime. Davvero? Non ti pagano abbastanza al Vaticano? Poco. Davvero poco. Se vogliamo farcela, non devono mai vederci insieme. Un indice puntato? Indica dove devi sederti. Quindi siedi. Certo, maestro. Adrian, hey, at least in this game, mouth movements on characters are well done. AC3, they just flap their mouths during gameplay. Yeah, just open, close, open, close, open, close. Devo tornare al laboratorio. Aspetta qui. Posso uccidere il doppio delle guardie. Io ho tracciato la posizione di Leonardo sulla mappa. Ora puoi seguirlo quando si sposta. Per sincronizzarti con Ezio dovrai distruggere le macchine di Leonardo. Ho segnato la posizione dei Templari che ne seguivano la costruzione. Aggiornerò la mappa una volta scoperto dove si trovano le macchine. State attento!
Leonardo's War Machines. This one you have to do as part of the story, but the other 3 afterwards are completely optional. For this playthrough I'm going to do them, but because I'm not too worried about optional objectives, and if I do decide to do the Christina memories, redoing memories to actually get the full sync, to increase the total sync, if I have ones that I don't necessarily really want to do, then I can ignore those and just do the other ones. So it doesn't matter if I don't do the optional objectives on stream to get that total sync up. The Christina memories are really good. They add a lot of extra information and also fill in some gaps from AC2's story as well. Non trascurate la salute! War plans. Kill the Templar Overseer to recover a map showing the location of one of Leonardo's war machines. Mi pare di averlo già visto. La preferisci nelle budella o nella bocca? Va bene, questo scontro l'ho vinto io. Outgunned, Leonardo's designs have resulted in a machine capable of cutting down 100 men in mere seconds. It cannot be left in the hands of the Borgia. Tenete d'occhio l'arma. Dobbiamo essere pronti a portarla al sicuro, dovesse andare storto qualcosa.
non 2 milioni. Salite. Adrian, bad lip sync is definitely one of your pet peeves. You remember Wolfenstein 2 had much sloppier lip sync compared to the New Order. Guess the devs had problems with the new engine? Maybe. I haven't actually played those ones. The only Wolfenstein I've played was the Super Nintendo port of the very first game in the series. Sono modi piacevoli, messere. Cosa bene? Ho un bel lago. Sì, secondo me questo qua. La campagna militare romana progresso splendidamente che diversi reggimenti sono già rientrati a casa, carichi di spogli. Sua Signoria Cesare Borgia ha distribuito buona parte delle terre conquistate ai You bastard of a fucking thing. Once I've finished this sequence, that's when I'm going to end the stream. favorevole per Sua Signoria Cesare Borgia ed i suoi condottieri. La gloria di Santa Madre Chiesa continua ad accrescere. Oh, imbecille! Allontanati da lì, pezzette! Se lo... Ora muori! La liberazione di Roma è iniziata. Siete stato molto coraggioso, messere. Grazie. Vi prego, insegnatemi a combattere questi tiranni. Non ho mai visto nessuno così strano. Dico davvero. Vi prego. Dove sei stato?
Tutti abbiamo dei segreti. Mi sono preso la libertà di organizzare le comunicazioni con le tue reclute. Utilizzeremo i piccioni viaggiatori. Grazie, Machiavelli. Bartolomeo si scusa, ma i francesi hanno raddoppiato gli attacchi. Claudia. Ezio? Dunque, ho ideato un piano contro i Borgia. Possiamo prenderne di mira i rifornimenti o i seguaci? Intendo colpire entrambi. Se gli tagliamo i fondi, Cesare perderà l'esercito e tornerà senza uomini. Quindi, vi chiedo, da dove prende il denaro? Volpe? Al Papa il denaro lo presta Agostino Chigi, ma Cesare fa affari con qualcun altro. Per il momento sappiamo soltanto che si fa chiamare il banchiere. Conosco una persona che gli deve dei soldi. Il senatore Egidio Tro che viene ogni giorno a lamentarsi. Bene, seguirò quella pista allora. I francesi sorvegliano la strada che porta al castello. Non potrai colpire Cesare al suo arrivo. Intendo uccidere il generale francese. Con la sua morte, Bartolomeo costringerà i francesi sulla difensiva, facendogli abbandonare il ponte. Anche senza le sue truppe, la guardia papale continuerà a proteggere la porta interna. C'è un ingresso laterale. L'ultimo bambolotto di Lucrezia, Pietro, ha la chiave. Si trovava al castello. Torna da me più tardi. Intanto chiederò ai miei ladri di individuarlo. Good morning, Fiwa. Welcome on in. Hope things are going good. Dove stai andando? Non servo a nessuno senza Forlì. Resterò con i miei figli, in attesa di riavere le mie terre. Vorrei che rimanessi. Ora sei tu il capo degli assassini. Riuniscili, Ezio Auditore, e riconquista Roma. Vittoria agli assassini! Vittoria agli assassini. Lubenka. I'm saving this to begin tomorrow's stream with. Alzati piano. Cos'è successo a Caterina Sforza? Tornò a Firenze e fece richiesta di riavere indietro i suoi possedimenti, ma invano. Poi morì per una polmonite. Che tristezza. È la vita. Cioè, tecnicamente è la morte, ma hai capito, no? Because Ezio obviously is saddened at losing Catalina, Desmond, when he's experiencing Ezio's memories, also experiences the emotions and knows what Ezio was feeling. And so I like to think that when Sean tells Desmond what happened to Catalina, even though Desmond obviously knows that by the time of his time period she's dead, but he still feels sad about how she died. Incontreremo mai i capi degli assassini? Da piccolo ho sentito di un luogo segreto per le riunioni. A quanto pare esiste davvero, ma non ne sono sicuro, non ci sono mai stato. Lo vedrai quando avremo la mela. Beh, mi aspetto cose straordinarie, tipo un bar dedicato all'espresso, per esempio. Che spreco di soldi. È chiaro che non hai mai bevuto un espresso. Non c'è tempo per le chiacchiere. Dici che mangeremo prima o poi? Chi non lavora, non mangia. Scherzavo! L'avevi capito, vero? Certo. Sorridi e annuisci. C'è un volontario per fare la spesa? Ne valeva la pena.
Parleremo dopo. Ora entra lì dentro e trova la mela. Contiamo su di te. Carnivoro. Ipocrita. Lo sapevi che quando sono attaccate le piante emanano molecole che attirano insetti predatori? Sembrano molto simili agli animali. Sai troppo per vivere in pace. Me lo diceva anche il mio parroco. Come stiamo a elettricità? Per ora bene, ma le linee elettriche sono dell'età della pietra. Dannato paese del terzo mondo! Parli dell'Italia? No, dell'Europa in generale. Da quando l'Inghilterra fa parte del terzo mondo? L'Inghilterra non sta in Europa, Rebecca. E noi tolleriamo l'Europa. Come una persona che tollera l'herpes. Come hai fatto a creare una copia dell'Animus? Beh, Lucy mi ha inviato il progetto. Pensavo non potesse far uscire nulla dall'Abstergo. Ha trovato il modo. Per il resto ho improvvisato. Ah. Lucy had her ways, hey? By ways you mean she was allowed to send that information out. Parleremo dopo. Ezio, aspetta. Ezio's waiting, but he's going to have to wait until tomorrow because this is where I'm going to end this stream. So the next stream of this will be when it's Sunday for me. I'm looking at finishing the game tomorrow, but if I don't, then I can always leave it till the weekend after. But this is where I'm going to call it. Stan, for your next playthrough, you should play Syndicate in its own language. Oh yeah, I should do that. Never played the game before in English. Would like to recommend people check out the following streamers. Crocodiles, who's doing some Burnout 3 Takedown. He's also started a playthrough recently of Batman Arkham Knight. He's a big fan of Assassin's Creed. He's done his annual playthroughs for this year, but he does have plans to do more Assassin's Creed streams towards the end of this year. He's a great streamer with some very funny channel point rewards, a lot of audio sound bites that you can redeem on stream that are from games like Assassin's Creed, but also games like GTA and Red Dead Redemption and a variety of different things. Lucinda is doing some Assassin's Creed herself as well. On Mondays and Tuesdays she's playing through Assassin's Creed Unity. She'll also be playing through Assassin's Creed Syndicate, Origins, Odyssey and Valhalla after that as well. She most recently finished a playthrough of Deathloop and started a playthrough of Spec Ops The Line. Amateur Tech is playing some old school Tomb Raider games, currently on to Tomb Raider 2. And I do think he has plans to do the other games in the series as well. At the very least, all the retro ones. So highly recommend checking out those streamers if you haven't before. Thank you, Stan. I definitely will have a good one. And that's no worries at all for the stream. No worries at all. We're actually going to go and raid someone that I don't believe I've raided before. But I have been in their streams and stuff before. Shilalock is playing Grand Theft Auto 5. So I'm going to go and raid them. Thank you so much, Stocks, for being here. Catch you next time. Hopefully Revelations goes well. Stocks is another streamer to definitely recommend as well. Most recently finished Assassin's Creed Brotherhood. Is also doing a playthrough of Assassin's Creed Revelations. And is also a big fan of the Batman Arkham games as well. So that's currently what they're doing, playing the next game that comes after this game, for those who might not know. So if you're looking for some more Assassin's Creed action, highly recommend checking out Lethargic Stocks as well. Here's a general raid message that people can feel free to use. Here's a raid message with some free follower emotes. And I'm going to put in chat one for subscribers as well.
There we go. And here's the current schedule on the channel. So Saturday and Sunday is this game at the moment. Mondays, Tuesdays, Wednesdays and Thursdays is GTA 5. However, I'm looking to finish that playthrough on Monday. So the Tuesday and Wednesday and Thursday games will be different. Friday next week I'll be doing another stream of Tomb Raider 3, The Adventures of Lara Croft. So that's the current schedule. Thanks again everyone for watching. I really do appreciate it. Hope everyone has a good day or night, whichever the case may be, and catch you next time.